Allora, qua ci siamo. Buonasera ragazzi, fatti sapere se ci siamo. Come sempre si dovrebbe sentire perché il microfono mi dice tutto ok, Puntuali. l'immagine noi ci siamo, Ci forse siamo. leggermente più nitida rispetto alle l'altre Rispetto al Sud live, America. perché abbiamo un faro che ci illumina e ci surriscalda. Ragazzi, Allora, ci vedete quindi? Ce lo confermate? ok. Come state? Tutto bene? Come quando inizio i video pipponi? Spero che stiate bene. Noi siamo tornati, l'avete capito, allo sfondo, anche per chi ci segue su Facebook ed Instagram, siamo tornati in Italia. Il titolo che abbiamo fatto non è per attirare nessuno, è la verità assoluta. È finita un po' male quest'anno perché siamo stati un po' sfortunati. Siamo stati sfortunati perché siamo entrati, certe cose non le possiamo dire qua online, perché sicuramente con le politiche social magari può capitare che il video in qualche maniera subirà delle restrizioni oppure saremo bloccati. Cercheremo quindi certe parole di utilizzarle, tra virgolette, con cautela. Comunque, quello che vogliamo dirvi è che la quarta stagione sudamericana come video di viaggio terminerà in una maniera insolita, perché forse sarà rimasto un solo video, lo vedrete domenica prossima, ma ripeto, terminerà come se mancasse qualcosa e Perché facciamo questa live proprio per dirlo. spiegare un po', anche perché nell'ultimo video vi abbiamo detto, adesso vi diremo bene cosa c'è successo alla frontiera Ecuador-Colombia, vi abbiamo lasciato un po' in sospeso, non l'abbiamo detto ripartendo una volta entrati in Colombia e non c'è stato modo poi di dirvelo neanche in video. E vogliamo dirvelo qua, vogliamo Cioè, non è che non c'è spiegarvi un stato po'. modo, abbiamo scelto di non dirvelo e Esatto. nell'ultimo video qualcuno ha scritto Gojama, ma ci lasciate in questa maniera. Non è tanto il discorso della dogana, ma appunto quello che vedrete come termine di questa stagione, perché noi siamo arrivati, piccolo spoiler, siamo arrivati a Cali. Chi ha seguito un po' negli anni 90, ma anche la serie Narcos, sa benissimo di che città stiamo Sì, parlando. però hai parlato prima, hai fatto la premessa di un'eventuale censura, perché ormai siamo Grazie, nella Alce di cuore. grazie mille al CEU Martins, dal Brasile, mi ricordo, do Grazie. Brasil. Arriveremo Grazie anche là, mille. perlomeno speriamo. E niente, hai fatto la premessa della censura, perché siamo No, in no, tempi di per carità, censura e qualche nome, cioè nel senso la città si potrà dire, nel senso che ragazzi ve la facciamo breve, noi siamo entrati in Colombia il 22 aprile, abbiamo fatto 3 tappe, siamo arrivati a Cali. Cosa è successo? Siamo arrivati praticamente intorno al 25-26 aprile. intanto voglio salutare alcune persone che ci hanno già salutato: Picileufu, Enrica, Tonio, Rosso, C'è anche Tonio? C'è? Milena, Franco, Andrea, tutti quanti, tra cui anche Cinzia, che insomma dobbiamo ringraziare perché noi ci trovavamo proprio a Cali quando lei ci ha scritto e insomma ci ha fatto sentire meno soli, diciamo così, Cioè, per perché farvi capire un po' come adesso vi funzionano le diciamo il cose, perché. noi avevamo un appartamentino in affitto, come facciamo sempre a Ciao Cali, Gabriele. e delle notizie non escono dal paese, se escono, escono filtrate e per fortuna dico, anche perché almeno i familiari stanno un po' più tranquilli. Giovanni E dice che si è bloccato il video, fateci sapere se si è bloccato solo a Giovanni o a tutti quanti. qui c'è la connessione, quindi Fatecelo dovrebbe sapere. funzionare, speriamo che riparta. No, vi vediamo. Perfetto, Roberto ok. dice vi vediamo, grazie. Comunque, grazie anche a Cinzia, ci ha mandato una notizia, noi non sapevamo nulla, poi siamo andati a controllare, essendo all'interno del paese internet, quindi è super sbloccato, e purtroppo il 25 e 26 aprile si sono verificati 26 attentati in 48 ore. Ve la facciamo corta anche sotto questo punto di vista, nel senso che poi abbiamo capito il motivo: a fine maggio ci saranno le elezioni politiche, No, ci quindi ci sono già sono state, perché state adesso siamo a domenica giugno, scorsa, sì, il 31. e purtroppo in questi paesi, qua non facciamo appunto, non andiamo diretti, ma penso che sappiate benissimo le problematiche di questi paesi, per destabilizzare quindi per acquistare voti, qualcuno cerca un po' di portare disordine. Gojama dice ci sono dei blocchi in realtà sul video,
quindi ci vediamo a Trodica, dice Roberto. Grazie Roberto. Non so se mio padre sta guardando, quindi da Solito problema sotto con Enzo di sotto quando torniamo in mio padre, Italia. chiudi No. la live, quindi No, ti no, no, preghiamo. Enzo, non chiuderla, magari adesso si aggiusta. C'è anche mamma, Maria Rita, ciao. Comunque il problema qual è? È che c'è stato un po' di disordine. Noi per sicurezza, perché come diciamo non ce l'andiamo mai a cercare, cerchiamo di fare attenzione, quindi noi siamo rimasti a Cali a lavorare 3 settimane. Poi il problema qual era? Il problema è quello di trovare un posto per la moto. Però voglio... Voi non lo vedrete, fammi finire un attimo questo Va concetto. bene. Voi non lo vedrete quest'anno dove si trova la Tenerona, è per un discorso perché Grazie micro. non si può far vedere. Se riusciamo lo faremo vedere al ritorno sperando che vada bene, perché abbiamo fatto una cosa che in teoria non andrebbe fatta. Quindi siccome la visibilità per fortuna e il nostro lavoro sta crescendo, però ci è capitato anche in Sud America stessa, facciamo un esempio, eravamo in Perù, non ricordo la città, stavamo facendo colazione in una struttura, ci sono delle persone che ci hanno riconosciuto, peruviane, quindi quando una cosa che abbiamo capito, se i numeri crescono per la vita che facciamo, dobbiamo fare attenzione a condividere le cose in tempo reale. Noi abbiamo lasciato la moto, condividerlo ora, dove si trova la moto e come abbiamo fatto, è meglio non farlo perché appunto, vabbè, qui ragazzi, è un po' complicato. lo capirete, io non voglio tenervi sulle spine, non voglio tener nascosto nulla. Il problema è che non ci serve bisogna fare attenzione perché lo capirete se tutto va bene quando ritorneremo a riprenderla. Speriamo che vada tutto bene. Tonio intanto dice che ha Krapovic, per cui a lui non si sta bloccando il video. Io potrei darti ragione per quello che ne so di Krapovic, Tonio, però... Tu di queste cose non puoi parlare. No, appunto, potrei darti ragione. Comunque ragazzi, chiamo il discorso che la stagione terminerà in una maniera insolita, in una maniera, diciamo, sarà un taglio netto quando arriveremo a Cali. Allora, Marseda ci dice, però vi vedo riposati, sereni. Diciamo che Marseda, l'ultimo periodo colombiano non è stato proprio serenissimo. Quello avevo interrotto Francesco perché quando Cinzia, che è collegata, ci ha mandato il messaggio dicendo ragazzi, io sono in Marocco e a me è arrivata questa notizia. Non so come descriverla. Noi eravamo estremamente presi dal lavoro che stavamo svolgendo, eravamo nell'appartamentino che avevamo preso e stavamo programmando l'altro viaggio che ci avrebbe aspettato, toccando l'Eje Cafetero, che è la zona del caffè colombiano. Cercavamo un po' di fare questo e di portare avanti video. Eravamo talmente presi che qualche volta, sbagliando, lo sottolineo, sbagliando, si perde un po' di vista di tenere sotto controllo la situazione. È vero che quando si attraversa e si viaggia non si può ogni volta monitorare, anche se eravamo partiti dalle elezioni in Perù, sapevamo che era un periodo di cambiamento in Sud America, quindi probabilmente abbiamo un po' abbassato, diciamo, la guardia, ma fortunatamente ci è andata bene. Proprio, però e che la regola è questa, ragazzi. io non ho monitorato, come faccio spesso nelle notizie che arrivano, in quello che ma accade. sono successe il giorno prima in maniera improvvisa. Erano successe qualche giorno prima, sì. Nel senso che anche per i locali sono state, cioè loro sono abituati che quando ci sono le elezioni politiche è sempre un periodo un po' di subbuglio. Bisogna fare attenzione e magari questi paesi a livello turistico sono da evitare. Quest'anno ci sono stati degli attentati di una violenza inaudita, violenza tale che purtroppo erano 20 anni dal tempo di Pablo Escobar che non si verificavano. Il discorso è questo. Quindi la situazione è stata un po' più critica rispetto alle solite elezioni. Però, come è successo anche in Italia nei periodi di subbuglio, nei periodi del terrorismo e degli attentati, l'Italia è lunga, come la Colombia è lunga e grande. Noi ci trovavamo nella regione peggiore in quel momento, perché è la regione del Cauca e
del Valle del Cauca. Cioè peggiore lo potete anche intuire, immaginare il motivo. Parliamo della Colombia, è un po' conosciuta per determinate cose. Intanto ringrazio Amedeo che ci dice che ci Comunque vediamo a Morrovalle, insomma portiamo anche avanti chi ci dà notizie insomma confortanti, no? Perché ci vedremo e ci conosceremo finalmente. Comunque siamo tornati in Italia, tornare in Italia, non tanto tornare a casa, rivedere gli amici, parenti, familiari, eccetera, eccetera, è bellissimo, ma è bellissima anche l'Italia in sé. Torniamo a mangiare bene, torniamo nella stagione migliore. Perché quando cucino io in Colombia non mangi bene. No, ma non è cioè non sei tu il problema, è magari l'ingrediente principale. Cioè, per carità, in Colombia si mangia benissimo, però l'Italia un pochino meglio. Vabbè. Antonio dice: sono contento che siate tornati. Quest'anno non nascondo che sentendo le notizie un po' ero preoccupato per voi. E Gabriele dice: questa stagione sudamericana devo ammettere non mi ha entusiasmato, ma le Galapagos sono state eccezionali. Mi avete privato di Machu Picchu. No, per il momento Gabriele, ho cercato di dirtelo anche in premiere, mi siete debitori. No, ci consideriamo, anche se dici si scherza ovviamente, sì, ci sentiamo debitori perché anche noi stessi vogliamo andare a Machu Picchu, assolutamente, e scenderemo il prossimo anno, sarà il suo anno. Ma c'erano delle cose, cioè, ci sono delle cose bellissime da vedere, Gabriele, in Colombia avevamo dei punti dove arrivare, poi il discorso tutto è stato un po' rallentato. All'inizio eravamo partiti a bomba cercando di fare 2 video a settimana per rimanere un po' più, diciamo, con un delay, un ritardo minore, ma non è facile visitare, vivere in questi luoghi. E l'escursione, tra virgolette, alle Galapagos è stata bellissima, sì, ma ci ha portato via tantissimo tempo, ma soprattutto l'ultimo mese è stato un po' complicato. Voglio dire a Gabriele, comunque ragazzi, nel senso, il pericolo, la percezione di pericolo, la gente ovviamente va avanti, fa la vita normale, cioè nel senso, noi non percepivamo, cioè nel senso stavamo tranquilli all'interno anche di Cali. Il problema è che tante volte ti trovi nel posto sbagliato, nel momento sbagliato, quindi cerchiamo, come dico sempre, di evitarle queste cose. Microchip dice: dite la verità, siete tornati perché vi ha chiamato la sorellona. La sorellona chiama. Comunque Micro, farò una piccola clip quando l'accendo, perché l'ho fatto con la Tenerona, lo devo fare anche con la sorellona per par condicio. No, vabbè, per concludere il discorso, diciamo che come immaginiamo magari chi viveva nelle grandi città qui in Italia quando negli anni 70, quando insomma il clima non era proprio rilassato, no? Anche fine anni 70, inizio anni 80. Noi siamo in provincia, si vedeva dai notiziari, dicono, ci raccontano, però non la si viveva in prima persona. Noi non eravamo nati, eravamo piccolini proprio in quegli anni là. Intanto grazie Domenico, sì. Grazie Domenico. Però la stessa cosa succedeva a Cali, è una grande città, è stata la città più colpita in quel periodo in cui siamo stati lì dagli attentati. Comunque, noi eravamo in città. Per pura curiosità sono andato a cercare negli anni, questa è una cosa interessantissima, negli anni di piombo, qualcuno che ha qualche anno più di noi. Rosso, grazie. L'anno preciso non ricordo, ma eravamo arrivati, notizia bruttissima sto per dare, ad oltre 3.000 omicidi per attentati su 100.000 abitanti. Sono andato a cercare in Colombia, negli anni peggiori hanno superato i 5.000. Adesso ovviamente la situazione è molto, ma molto migliore per fortuna rispetto a quegli anni là, però attualmente l'Italia per fortuna sta vivendo un periodo sotto questo punto di vista di relativa tranquillità. La Colombia grazie. También uguale, ma comunque è in condizioni un po' peggiori rispetto all'Italia sotto questo punto di vista. Sì. Grazie Enrica. Volevo rispondere anche a Marseda che dice: avete fatto benissimo a rientrare, la salute e la sicurezza sono sempre la massima priorità. In realtà diciamo che questo clima Davide l'ha scritto, c'erano anni di piombo, si avvertiva nell'aria. Anni di piombo, esatto. C'ero, scusa. Quindi Davide ha qualche anno più di noi. Noi li abbiamo letti, non li abbiamo vissuti in prima persona. Beh, l'abbiamo sentiti dai racconti, sì, no? Però noi comunque... Per farvi un esempio, una cosa che magari non vedrete nel video è interessante. Noi stavamo a Cali, ragazzi, e c'ho un video sul telefono, la sera, dalle 9 di sera alle 3 di notte,
volano costantemente 2 droni, 2 elicotteri, non li abbiamo non riusciamo cioè nel senso di notte non si vedevano, ma si vedeva solo la luce e ogni tanto anche quel faro enorme che si accendeva. Beh, però dal rumore Sentivamo il diciamo che il rumore. rumore era quello di di 2 elicotteri. C'erano 2 elicotteri che praticamente rastrellavano il territorio. Ho letto, mi sono informato, hanno una tecnologia americana che dall'alto tramite gli infrarossi riescono a capire se c'è qualcosa comunque che non va a livello del suolo. Sì, diciamo che questi elicotteri barra droni si alzano in volo dalle 8:30 della sera fino alle 2:30, 3:30 della notte, quindi questo rumore è continuo e praticamente sorvola la città e controlla che non ci siano insomma inseguimenti, sparatorie. Cioè andare a dormire costantemente con il rumore tipo una cosa del genere, però sai quello che stanno vivendo, è una sensazione, una situazione che capisci sulla propria pelle che è meglio non vivere. Intanto saluto Gabri. Ciao Sara, ciao Franci, sono Gabri. Un ciao bacione. Gabri, numero 1. Però eravamo arrivati al punto da chiederci se alle 8:30 non sentivamo il rumore, diciamo come mai stasera non si sono alzati in volo. Insomma, entri in un altro meccanismo a cui noi che siamo della provincia italiana semplicissima, più blanda possibile, ci auguriamo che rimanga blanda il più possibile, non siamo abituati. Ma poi voglio sollevare un discorso, poi chiudiamo questo argomento perché non mi piace, però quello che ho capito sulla propria pelle, quando ero più giovane avevo la voglia di combattere e quella voglia di portare l'onestà in maniera prepotente all'interno del territorio. Con questa esperienza cosa ho capito? Ho capito che anche se io, Francesco, andassi al governo e dicessi voglio un attimo riportare l'ordine, riportarlo con le maniere magari anche pesanti, difficili, contraddittorie, tutto quello che volete, ho capito una cosa, l'ho capito appunto con questi attentati, che purtroppo quando ci sono delle fazioni, se provi a riportare l'ordine, succede che inneschi una sorta di guerra. Una guerra civile, ragazzi, dove ci vanno di mezzo delle persone, potremmo essere noi, potete essere voi, i vostri familiari, capisci che a volte, è brutto quello che sto per dire, ma mettersi d'accordo, cercare la pace, cercare il compromesso, anche con un'organizzazione che di cui non condividi nulla, forse è l'unica soluzione. È difficile. Comunque chiudiamo il discorso, ragazzi. Voglio leggere. Gabriele Barbera dice: io ho vissuto gli anni di piombo, ero in provincia, ma in Italia non c'era settimana senza qualche morto, ferimenti, gambizzazioni, omicidi, bombe, rapine, ma ero un ragazzo e ci siamo adattati. È vero, Gabriele, sono un po' i racconti che ci sono arrivati dai nostri genitori, no? Io ho mia mamma che è del 56, mio padre che vedo che ci ha salutato, ciao babbo Adriano, proprio sotto il tuo commento, mio padre è del 53, probabilmente credo tu sia più giovane, molto, però sono un po' i racconti. 66 anni, Gabriele, mi sembra che ha. È vero, perché nato nei giorni in cui sei nato anche tu. Sì, nella provincia arrivavano notizie, fortunatamente non si vivevano in prima persona, però questo era il clima in Italia e questo è quello che è successo proprio lì. Il discorso è che il discorso, ragazzi, che noi siamo entrati, abbiamo fatto la Panamericana, lungo la strada dove noi siamo passati, 2 giorni dopo hanno buttato una bomba all'interno di un autobus di civili, cioè è una cosa che è stato un po' difficile. È stato un po' difficile soprattutto per un discorso. Quelle 66 anni, ricordavo bene. Quelle zone sono zone abitate da gente molto semplice, che fatica tutti i giorni per semplice nel senso buono, portare sì, semplice nel senso che fatica tutti i giorni per andare avanti. Quindi siccome ci eravamo fermati in diversi posti lungo il viaggio, ma dopo inizi a parlare anche con i locali, inizi a chiedere. Loro sono sempre i colombiani sono
spaventosamente cordiali, simpatici, noi ci siamo trovati benissimo, a parte questa, parentesi che poi si è aperta e Ma come lo quindi siamo anche noi italiani. Io un po' mi sono stufato di questa cosa, che come se gli altri paesi quando arrivi hanno, un'accoglienza migliore della nostra. Tutti i paesi del mondo, per carità, le culture sono diverse, ma siamo persone e le persone buone sono ovunque. Anche qualcuno che viene in Italia può incontrare come noi, come voi, e avere una buona no, accoglienza. e ti chiedi il perché, poi debbano pagare un prezzo così alto, come in effetti è stato pagato anche da gente, nostra connazionale. Detto questo, voglio leggere qualche commento che è arrivato e che, mi Dico piaceva sì, piacere okay. Dico leggere. l'ultima cosa, l'abbiamo vissuto, non so se avete visto mai su Sky, Airport Security, una cosa del genere, quando abbiamo lasciato non lo dico quello. Quando abbiamo preso Ragazzi, l'aereo. facciamo un po' fatica a parlare normalmente perché le cose accadute Comunque ne sono tante abbiamo e preso, dobbiamo un un po' volo cercare di da non una essere ci troppo abbiamo diretti. preso un volo da una cittadina piccolina, dall'albergo all'aeroporto abbiamo, preso Uber, era un ragazzo alla guida, abbiamo parlato un po', ci ha raccontato un po' della sua situazione, e all'ingresso dell'aeroporto, un aeroporto piccolino, noi abbiamo viaggiato tantissimo, soprattutto negli ultimi anni, ma anche prima, tantissime volte abbiamo preso l'aereo. Non c'era mai capitato che l'ingresso all'aeroporto era Cioè l'abbiamo barrato, visto fare, però e da un video, ovviamente poliziotti super bardati, e ti controllano l'auto con il classico bastone, lo specchietto sotto l'auto, sotto i passaruota, perché il tipo di Uber ci ha detto che controllano tutte le auto che entrano per vedere se ci sono delle bombe dentro l'auto, cioè sotto l'auto appiccicate. Loro poi E tu quando stai dentro l'auto dici: "Vabbè, là un attimo lì cerchi di sdrammatizzare, però loro porca puttana, è da meglio buoni che". sudamericani non si allarmano mai. Noi No, ma sono siamo anche abituati loro, sì, noi però no, noi sa. italiani siamo molto anche quando parliamo, no, siamo molto reattivi e quando tu chiedi a un sudamericano ti dice: "Sì, sì, es por un control", insomma con quella calma loro che che poi tu non sai come gestire, se allarmarti al 100% oppure seguire la loro calma. No, ma capisci anche quanto è bello, quanto è importante vivere in un paese dove sei, tra virgolette, "tranquillo". Il limite lo capisci quando lo superi da un'altra parte, perché qua magari dici: "Le cose stanno andando male, le cose non funzionano", poi te ne accorgi dall'altra parte che il livello è nettamente più alto, e la percezione quando lo vivi in prima persona, ti fa rendere conto in maniera che Però è disarmante. volevo leggere Luigi che dice: "Una curiosità, visto che voi ci rappresentate nel vostro giro nel mondo, ma gli italiani nel mondo come sono visti dal punto di vista, persone? Nessun disagio perché italiani? Grazie, buona serata". Allora, si dice spesso che, l'Italia per il momento, fino al 2026, gli italiani godano di un passaporto forte e questo vuol dire che le politiche italiane fino ad oggi non sono state, così, pesanti da permettere diciamo, al popolo italiano di poter viaggiare in più paesi possibili senza restrizioni. E questo per quanto riguarda, no, il discorso documenti e passaporto. Per quanto riguarda Cioè, un come piccolo s esempio: se noi italiani andiamo in Colombia, abbiamo meno problematiche, meno restrizioni di un colombiano che viene in Italia, per farvi un esempio, ma qua è molto ampio il discorso perché bisognerebbe prendere tutto il mondo, quindi le cose cambiano da paese a si paese. può capire, no, perché Però la Colombia negli ultimi decenni non ha vissuto un buon momento, però però noi italiani comunque sono comunque, persone normali che poi, per la hanno nostra piccola esperienza, pesantemente ci aprono le porte un po' ovunque, e nel 99% dei casi, grazie ai social, tutte le persone vorrebbero venire a visitare l'Italia e sì, lo considerano tra i paesi più belli al a parte mondo. questo una cosa che voglio dire, magari non dilungandomi troppo perché non stiamo rispondendo, perdonateci ragazzi, No, però come stiamo rispondendo a quella vogliamo domanda là, però vedo tante cose non insomma non riusciamo forse vai, dopo ad leggiamo, essere vai. ecco, vi volevo dire, in Ecuador e Colombia abbiamo incontrato moltissime
posti di blocco, perché sono 2 paesi abbastanza complicati sotto un certo punto di vista. Nei posti di blocco i ragazzi sono tutti giovanissimi, considerate che, noi abbiamo i nipoti più grandi hanno, 18, 16 anni e, questi ragazzi avevano qualche anno più di loro. E E li sono vedi anche impauriti, questa è la sono, verità. completamente coperti, quindi hanno, sia la bocca, sia il capo, hanno la insomma la divisa militare, e gli vedi solo gli occhi e un po' fa impressione, no, perché tu lo vedi in realtà nei film e sono sempre la parte dei cattivi, no, perché i film che ci arrivano sono un po' questi. E quando vedevano la targa e quando sapevano da dove venivamo, loro toglievano tutto e erano, estremamente entusiasti. Questa cosa ci ha riempito il cuore, ci ha segnato particolarmente, anche quando poi sono successe queste cose in Colombia, perché prendevano, è successo l'autobus, ma prendevano di mira soprattutto le caserme, i posti di blocco dei ragazzi molto giovani. Quindi noi pensavamo a tutti i visi che avevamo incrociato e scusate, è un po' non so perché mi trema un po' la Considerate che voce. noi siamo ritornati indietro da Cali verso l'Ecuador e quel tratto là di strada abbiamo penso che abbiamo superato forse 15, 20 posti di blocco. Arrivavi nei paesi che, se leggi nel sito della Farnesina, sono zone assolutamente da evitare, ma ci devi passare perché la strada è quella, non è che qualcuno dice ci vai perché sei masochista. No, la strada è solo quella, ce ne sono 2 di strade in Colombia che salgono. Comunque noi siamo ripassati in quel punto sempre per riportare la moto dove l'abbiamo lasciata e abbiamo incrociato nelle rotonde, cioè ragazzi loro stavano armati proprio con la mano sul grilletto come se stesse per succedere qualcosa in quel secondo. Poi ti vedono con la moto bardata, una moto come la nostra non sono abituati a E si vederla, sciolgono. capiscono che siamo turisti e da là, magari anche se hanno tutto il capo coperto, si coprono anche perché ovviamente non vogliono essere riconosciuti per delle ripercussioni, solo gli occhi vedete, e da là, dagli occhi capisci comunque che con noi c'era sempre una sorta di non è rispetto, è una sorta di voglia di conoscersi, una sorta che esprime sicurezza, che esprime tranquillità. Esatto. Pablito intanto ci saluta dalle pendici dell'Etna, un bacione, un Grande saluto Pablito, veloce, grandissimo. buona strada e volevo leggere anche Joe che dice: "Ho memoria di soldati davanti alle case dei giudici e dei magistrati in Sicilia. Ecco, Gio, è una cosa simile, molto simile Siamo perché arrivati col casco e ce lo hanno fatto togliere. A noi non è successo perché poi vedevano Joe che probabilmente un turista, ci chiedevano dove andate, dove avete intenzione di andare, qualcuno ci ha consigliato di andare nel proprio paese, insomma, di nascita. È sempre abbastanza emozionante, cioè diciamo ragazzi, non così. è che si percepiva un clima di guerra, assolutamente. Hanno alzato di tanto la presenza delle forze dell'ordine proprio per proteggere i civili, perché è un periodo un po' particolare proprio questo delle elezioni e la vita va avanti per forza di cose. Vedo Alessandro Marino che ci ha fatto un'altra domanda sopra. Vai, parliamo di cose Parliamo belle. di cose belle. Andrete ancora a Capo Nord? Bellissima domanda Alessandro. Allora, noi se ci vede un po' stanchi, anche se qualcuno ha scritto che ci vede bene, noi abbiamo studiato 7 giorni e 7 notti, Fino a mezz'ora fa. abbiamo finito mezz'ora fa, perché quest'anno vorremmo provare a fare, non so se ci riusciremo, però l'itinerario a grandi linee, ma no, neanche tanto a grandi linee, è stato stabilito, anche le strutture, quello di fare una sorta di viaggio complementare a quello fatto nel 2021 a Capo Nord, perché ovviamente il tempo là era le classiche 3 settimane delle ferie da lavoro. Adesso abbiamo un po' più tempo, quello che dobbiamo fare attenzione però qual è? Il problema è, senza girarci intorno con la massima trasparenza, è quello economico, perché ragazzi la vita qua ogni volta che torniamo, roba che ti prendono ischemia per la differenza di prezzi e il Nord Europa, se nel 2021 era caro, adesso è carissimo adesso. Quindi abbiamo fatto l'itinerario, l'idea di andare a Capo Nord, ma Capo Nord come simbolo, quello che vorremmo fare sono delle strade che non abbiamo fatto l'altra volta, ma soprattutto che non vengono percorse quasi mai per mancanza di tempo. Quindi creare una sorta di guida. Vorremmo tornare a viaggiare un po' alla vecchia maniera,
dove condividiamo le strutture, perché ci abbiamo dedicato veramente tantissimo tempo per trovare la struttura a rapporto qualità-prezzo migliore. Viaggiamo non il low budget o nelle strutture migliori, sempre portando sul canale quello che secondo noi è il rapporto qualità-prezzo. Rosy, intanto grazie mille. Io vi sto leggendo mentre Francesco parla perché state scrivendo dei messaggi bellissimi. Microchip tra l'altro. ha fatto una bellissima battuta. Io ho deciso di rinunciare a Capo Nord e puntare a Capocollo. E hai fatto benissimo. Anche noi, tornati in Italia, abbiamo deciso che un po' prima di Capo Nord ci dedichiamo al Capocollo. Ecco. Per noi ragazzi è un po' il lavoro, cerchiamo di farlo anche per voi, è una sorta di investimento, anche perché se andiamo a vedere le cose, la Norvegia è strepitosa, però quando pure devi viaggiare, devi spendere tanti soldi, ti perde un po' quella parte di bellezza. Voglio salutare Casa Ameda che dice: come sempre un abbraccio, sono Rafael uruguaiano. Rafael, come avrai probabilmente entendido, sono un po' finiti i momenti, i tempi semplici uruguaiani, siamo arrivati a una terra un po' più difficile, mettiamola così, ma bellissima. Quindi, insomma, grazie che ci sei e che ci ascolti. L'Uruguay è un po' la Svizzera del Sud America, l'abbiamo detto tante volte, e anche forse tra i paesi più sicuri, per fortuna. Gabriele dice: la Norvegia è carissima. Ce ne siamo accorti, Gabriele. Noi ci siamo stati nel 2021. Qualcuno ho visto sopra che ha scritto, forse Davide ha scritto: sì, tornano a Capo Nord con la speranza che non prendano di nuovo pioggia. Ecco, anche per questo, cioè, allora ragazzi, l'idea questa volta sarebbe da partire prima, però adesso vedrete 4-5 video pipponi di preparazione della moto, ci sono delle novità, perché io cerco di ottimizzare il tempo quando ritorniamo per prendere delle cose che ci migliorino la vita, migliorano la qualità dei video e in qualche maniera ci mantengano al passo con i tempi, anche per condividere e per creare contenuti. Franco, intanto grazie perché hai scritto andate nelle hit in Norvegia. Assolutamente, sì, Franco. perché altrimenti non si può. Cioè, assolutamente, dipende anche dal luogo. Dalle zone. Abbiamo visto in certi posti anche Airbnb, stiamo cercando di scrivere anche ai proprietari delle strutture direttamente, però anche il discorso, Franco, qual è? Che noi dobbiamo anche scegliere delle strutture che si trovano in certi punti al centro, perché poi dovremmo fare il video per condividere qualcosa. Mettiti sempre nei nostri panni, perché sennò voi dall'altra parte cosa minchia vedete? Allora, ci sono domande interessanti, quindi bisogna rispondere. Sia Gabriele sia qualcuno sopra. Tonio ha detto Capo Nord ha giudicato, però Tonio vieni anche tu, con il Volvo. Qualcuno sopra che ho perso dice: porterete anche attrezzatura da campeggio? Gabriele, siamo abbastanza, ci stiamo pensando. Stiamo abbastanza combattuti perché per ovvi motivi, però stiamo vedendo, stiamo considerando un po' il tutto. Considera, Gabriele, che l'idea qual è? L'idea è di un viaggio che sarà... Poi dobbiamo rispondere a Emilio che ha scritto 2 volte. Abbiamo chiuso a 50 giorni nel nord Europa, cioè ovviamente anche lungo il tragitto, non è solo Norvegia, però in questo viaggio saremo intorno ai 20-25 giorni dedicati alla Norvegia, perché vorremmo fare la costa atlantica e saranno intorno ai 14-15 traghetti, anzi vi chiedo aiuto perché stiamo cercando la maniera di prendere il pass per i traghetti per la moto, in quanto c'è la possibilità di pagarli al 50% con l'addebito in automatico, solo che non ho trovato la maniera per ricaricare questa app perché non c'è la soluzione. Ci stiamo studiando, ragazzi. Sto scrivendo anche sui vari forum e tanta gente non lo sa perché la moto è una cosa, la macchina è un'altra. Nel senso che in Norvegia si pagano le strade panoramiche, si pagano i tunnel se vai in macchina. Se vai in moto paghi solo i traghetti, quindi c'è una procedura solo per la moto per pagare i traghetti al 50%, ma non ne veniamo fuori. Allora, voglio salutare Sara, che ho visto che ha scritto: ciao ragazzi, grazie a voi, mi avete convinta a viaggiare in moto col mio ragazzo Francesco. Sarà una questione di nomi? Grande Sara, sono con te, perché non è anche per me non è stato facile, però alla fine ce l'ho fatta, e anzi è diventato un po' il mio stile di vita.
non nego, a volte con difficoltà, però, poi torni molto carica, per cui, un grandissimo in bocca al lupo a voi La moto è un ragazzi. bellissimo mezzo che ti dà tanta adrenalina, ma al tempo stesso ti richiede un sacrificio maggiore rispetto a quello che potrebbe essere il camper Allora e Gojam l'ha scritto: "Go per il Nord Europa sarebbe il camper eh, sarebbe perfetto", ma noi ancora ci stiamo pensando, infatti vorremmo tornare per andare proprio al limite alla fiera del camper. È 4 anni che lo dico, anzi forse saranno 6, 7, se qualcuno di voi verrà ci vedremo su. ma non perché vorremmo passare al camper, quello mai, però avere la nostra proprio quello che ho in testa da tempo, noi a casa, proprio a Corridonia, siamo 2, 3 mesi l'anno. Se uno avesse un camper, la casa Ciao la Nick. puoi mettere in affitto, ci paghi una parte della rata del camper e il camper lo utilizzi anche per fare quei viaggi che con la moto ovviamente non puoi fare, tipo che ne so, andare a Capo Nord in inverno, andare in Alaska se lo spedisci in inverno, però poi sempre in determinati luoghi andare con la moto, quindi cercare di prendersi un po' tutto, perché secondo me il viaggio in moto per me è un'altra roba. Voglio salutare anche Antonio Polcino che ho letto tutti i tuoi messaggi Antonio, però dice: "Francesco porta quel bellissimo fiore di Sara a Castelluccio per la fioritura, un fiore in Chi è che mezzo l'ha a tanti scritto? bellissimi Chi è che l'ha fiori." scritto? Antonio Polcino, Antonio, io Antonio. suggerisco una visita oculistica perché vedo che hai qualche problema di No, però diottria. ci sono tanti messaggi. Allora Emilio, ti dobbiamo ancora Che aveva rispondere scritto Emilio? e ho visto che hai scritto: "Ti saluta Doris." Un abbraccio, io so chi è Doris. Sì, Doris è la ragazza peruviana, se non sbaglio, e io so che una Doris che ho nel cuore è lei. Però lui dice, allora mi sono se, sono allora aspetta Emilio, torno sui tuoi messaggi. Ecco, Francesco, la via del sale l'hai fatta? E no, lo sai rispetto che non al la Col de go Sommelier, com'è secondo te? non l'abbiamo mai fatta, la volevamo fare l'altra volta. Quello che so, che ti posso dire dalle persone, dagli amici che mi hanno detto, diciamo, la loro opinione su queste tipologie di strade, mi hanno detto che il sommelier praticamente è più complicato, forse il Jaffrò in un determinato punto è anche peggio, ma queste strade, un po' come in Sud America, variano la loro difficoltà in relazione, anche se magari la settimana Al prima ha periodo. piovuto tantissimo. Quello che so, ho diversi amici che l'hanno fatta la Via del Sale anche in 2 con la moto carica. Quindi secondo me nel giusto periodo è fattibilissima. Bene. Roberto Rossi dice: Economicamente è caro viaggiare in Russia, ho visto che ci siete andati." Roberto da No, Arezzo. allora noi siamo andati, Era erano il 2019, era prima del Covid, Roberto, ed era prima di della guerra, quell'odiosa guerra che è iniziata e che ancora non comunque termina. da quello che so, da quando, perché non siamo aggiornatissimi, comunque la Russia è forse tra i paesi più economici. Quando vai verso l'Asia, Russia, Kazakistan, Uzbekistan, quelle Kirghizistan, quelle parti là, comunque si viaggia veramente a low budget. Non è paragonabile, forse anche più basso del Sud America, di Sì, determinati posti del sì. Sud America. Per Francesco: "Ho appena preso un 1250, visto che volevi cambiare le sospensioni, a cosa pensavi? Sempre Öhlins?" Il problema qual è? Che le Öhlins non le fanno con se metti le Öhlins puoi mettere solo quelle meccaniche, devi mettere un emulatore che toglie l'errore sul cruscotto, perché poi non sono appunto elettroniche, non le puoi registrare dal rotellone. L'alternativa che avevo visto le fa la Wunderlich, costano un occhio della testa, quindi quest'anno non se ne parla, però da quello che so sono tra le poche compatibili plug and play, togli le originali, metti quelle, attacchi lo spinotto e hai tutte le regolazioni elettroniche, però ovviamente con una sospensione più performante. Alessandro Dove puoi anche regolare prima, cioè nel senso, prima di acquistarle puoi dire il carico a grandi linee, dove se vai in 2, se vai con i bagagli, quindi ti danno la molla più con un K maggiore o minore per avere una maggiore resistenza. Alessandro, ti rileggo di nuovo perché, hai scritto: "Allora convincete mia moglie Marzia a venire", penso che Marzia stia ascoltando, "a venire a Capo Nord con me. È venuta in Normandia in moto con me, ma purtroppo le strutture, non tutte, ci hanno un po' delusi." Allora io mi rivolgo a Marzia, da donna. Come non capirla? Mi rivolgo a lei. Allora, Marzia, io ti capisco, perché quando è un viaggio, di vacanza e si deve staccare dal lavoro di tutto l'anno, si cerca anche quel comfort che giustamente
vuoi trovare. Cioè Capo Nord, ragazzi, abbiamo Qualche visto... volta è stato deludente anche per me, anche prima che facessimo questo cambio di vita, perché io dicevo adesso torno al lavoro, è finito tutto, soprattutto tornando da Capo Nord in Germania, ho Cioè, avuto un ha crollo. detto qualche volta è cioè, Molto poco, questa sera la sento che molto sta poco. bene, altrimenti ci sono situazioni altro che crolli. Sì, Marzia, io ti capisco. Quindi sentiti compresa perché ho dei micro crolli, mettiamola così, anche adesso. Adesso la nostra vita è cambiata, l'abbiamo scelto, per cui diciamo che diluendolo nel tempo a volte diventa più pesante, però a No, volte è pesante. sai che insomma puoi poi riprenderti, nel senso che la tua routine è gestita in maniera diversa rispetto a come la Cioè, gestivo prima. Marzia, in Quindi, Norvegia, detto questo, per farvi proprio l'esempio pratico, e non dire così, dopo Alessandro, 150 euro in certi posti prendi delle situazioni che... guarda, però io Marzia, dormirei io su un voglio essere prato, con sono te. sincero. Se stai ascoltando, metticela tutta, quando ti sentirai pronta, sarà il momento di Capo Nord. Alessandro, tu devi portare pazienza. Io dico una cosa, è una cosa che va pro moto. La moto è complicata, la moto è difficile, la moto non è comoda, la moto a volte fai anche fatica a lasciarla, hai paura che magari qualcuno si avvicini, oppure la notte. Noi abbiamo dedicato veramente tantissimo tempo per trovare le strutture con un parcheggio adeguato per la notte. Ragazzi, in Norvegia, in certi posti nelle città ti chiedono 30-40 euro a notte per il parcheggio per la moto. Cioè, a questo punto io gli direi dormo di fianco alla moto, Sara prende una camera singola, cerchiamo di dividere, perché cioè, ti fa male il cuore, ma al tempo stesso pensi anche alla moto stessa, anche se tanti dicono, io in primis, che questi posti sono relativamente sicuri, però le cose stanno cambiando e magari iniziano a cambiare anche da queste parti, perché noi siamo andati in Scozia, in Inghilterra, in Irlanda, in Francia, e negli ultimi anni ho avuto amici che ad Edimburgo hanno lasciato la moto in strada e non l'hanno ritrovata la mattina, quindi le cose Purtroppo purtroppo stanno cambiando un po' sì, ovunque. sì. Speriamo che nei paesi nordici, nella Scandinavia, speriamo Mamma mia, una ragazzi. sicurezza maggiore. Allora, Andrea dice: ciao ragazzi, noi dopo un grande trauma dello scorso anno non riusciamo a viaggiare come prima. Mia moglie ha tanta paura e anche io non sono più lo stesso. Avete mai avuto un periodo così? Andrea, allora, Questo purtroppo è un problema che riguarda la moto, perché la moto, cioè, io dico sempre che il fattore C è fondamentale, e se prendi quella paura oppure ti fai male, è comprensibilissimo che poi l'età aumenta, quindi ma magari quella... è giovanissimo Andrea, non lo Non lo sappiamo, sappiamo. però provo perlomeno penso su di me, nel senso che quella sfrontatezza che hai quando hai 20 anni, più cresci un po' la perdi, pensi un po' più a star Datevi tranquillo. tempo Andrea, e Però a me viene a io dire penso che pian questo. pianino penso che passerà. Per il momento non ci è capitato uno stop grosso. Incrociamo le dita, nel senso che può sempre capitare e purtroppo chi va in moto lo sa. Però, datevi un po' di tempo, fate dei percorsi, dei tragitti brevi. Pian piano, se questo è il destino, pian piano questa paura un po' tenderà a insomma a svanire, però non c'è fretta, non c'è fretta. Non lo Comunque state facendo evidentemente per lavoro, quindi datevi tempo, non c'è Michele nessuna Varela fretta. scrive: sto seguendo la diretta, una domanda, ma continuerete il vostro viaggio la prossima stagione andando più su, ovvero fare il Centro America, arrivate in Messico, oltre il vostro obiettivo qual è? Allora Michele, il nostro obiettivo sarebbe, ci stiamo pensando proprio questi giorni, perché noi la Colombia l'abbiamo studiata e ci sono delle zone bellissime, la zona del caffè, la zona dei Caraibi, zone che spesso e volentieri, sempre per mancanza di tempo, non vengono visitate. Ci piacerebbe portarle sul canale e visitarle in prima persona. Ci piacerebbe andare in Venezuela. Il Venezuela attualmente per entrare è un po' più complicato, perché devi avere una lettera da una persona che ci vive, una sorta di invito, ma si riesce ad avere. Anche là ci sono dei luoghi bellissimi, quindi ci piacerebbe un po' chiudere il cerchio, ma al tempo stesso cosa abbiamo visto? Che per vedere i luoghi più belli bisogna scegliere la stagione migliore. Noi abbiamo lasciato tantissimi posti, Gabriele prima scriveva Machu Picchu, ma tutta la zona delle Ande del nord del Perù, La Paz,
abbiamo lasciato ancora indietro l'Amazzonia. Io vorrei visitarle queste zone e vorrei anche attraversare l'Amazzonia, ma è complicatissima l'Amazzonia perché è la Transamazzonica, è una strada di 800 chilometri completamente sterrata, è una terra argillosa e 6 mesi all'anno piove sempre. Se ci vai nei mesi che piove, non dico che rischi la vita, muori sicuramente, soprattutto con una moto carica in 2. Considerate che non ci sono strutture, non c'è benzina, non c'è nulla. Quella parte là la devi fare solo da giugno a ottobre. Quindi ora ci stiamo organizzando per capire quando ritorneremo, se riusciremo a fare con un'unica tranche, magari più mesi, cercando di guardare le stagioni migliori, cercando magari questa volta di passare la stagione estiva italiana, passarla in Sud America e riportare la moto a Montevideo per farla tornare a casa e dire basta con la Tenerona. Io sto pensando a un'altra moto, già ce l'ho in mente e non so se quest'anno riusciremo a prenderla, ma non penso, per poi spedirla l'altra moto in Centro America per poter dedicarsi alla Sì, parte nord, sempre con le nostre tempistiche, perché ovviamente dobbiamo lavorare lungo il cammino. L'idea qual è? È quella di vederlo tutto questo mondo cercando di fare con una moto nei luoghi lontani e con la moto che abbiamo qua nei luoghi, tra virgolette, più vicini. Anche perché adesso ha aperto la Cina, quindi si può entrare in Cina in moto, ci sono dei luoghi bellissimi, noi ci siamo stati 2 volte, farli in moto, ovviamente li devi fare per forza di cose con una guida, hai un itinerario prestabilito, costa molto perché appunto la guida viene con te, però la Cina si sta aprendo e non sarebbe bellissima da sì, visitare. ma un po' tutto. Questo per facendola breve, questo per dire che, noi abbiamo intenzione anche di tornare in Colombia, parliamoci chiaro, assolutamente. Stiamo seguendo un po' gli sviluppi, stiamo seguendo il prossimo ballottaggio che ci sarà, Noi chi è il stiamo risultato insomma stiamo monitorando. monitorando, quindi, la nostra intenzione è di non lasciare indietro nulla. La stagione migliore per visitare Assolutamente. la Colombia va da dicembre a marzo. Per visitare il Venezuela simile, quindi sarebbe da tornare nel periodo sempre Però poi ne dicembre-gennaio, parleremo. fare Colombia-Venezuela, poi ridiscendere, la zona il periodo migliore per il Perù è da maggio in poi e la Transamazzonica è da giugno in poi. Quindi bisogna Questo è gestire. complicato, le cose sono un po', non sono più come prima che tornavamo nel periodo invernale, facevamo 6 E mesi e non vi poi nascondiamo che queste sono state anche notti in bianco, perché stiamo non esageriamo che no tu in dormi come. bianco, però insomma che abbiamo fatto tardi, perché stiamo programmando le 2 cose, quindi Capo Nord, di là, quando Perché torniamo, quando eh, ma come si fa? Però qui non va bene, questo mese no. Però non ci comunque dilunghiamo Gabriele ha oltre. scritto che paesi farete per andare a Caponord. Questa volta, Gabriele, l'idea è sempre quella di partire il 20 di luglio, perché prima devo fare dei video pipponi e ci sono tantissime novità, le vedrete. Quindi Sì. mi sono preso un periodo per fare queste cose qua e a salire per la Germania e dedicare non prendere il traghetto questa volta, ma passare per la costa svedese, perché non l'abbiamo fatta l'altra volta, seguire da Oslo a salire, ma poi vogliamo arrivare ai fiordi più estremi a sinistra, fare Aalesund che non abbiamo fatta Quindi l'altra volta, tutta ma la soprattutto la Gabriele, costa proprio. fare la costa da Trondheim a salire fino a Bodo, dove devi prendere 8 o 9 traghetti, è una strada bellissima, è considerata tra le strade più belle del mondo, è complicata da fare perché le strutture sono poche e perché richiede tantissimo tempo, oltre a un aspetto economico importante, fare le Westeralen, fare l'isola di Senia, che non l'abbiamo fatta l'altra volta, Esatto. e poi dedicare un po' più tempo anche verso Capo Nord e ridiscendere per le capitali baltiche. Questo è il Esatto, quindi concetto. 2 insomma 2 zone completamente Perché diverse. l'altra volta, la Finlandia non l'abbiamo fatta, le capitali baltiche ci siamo passati quando siamo andati in Russia, ma andavamo veloci, quindi questa volta vorremmo dedicare un paio di giorni per ogni capitale anche per creare video Claudio però dice: e "Come mai andare pro" anche una cosa a Danzica, che sarebbe la perla della Polonia, non ci siamo mai andati, quindi ci piacerebbe passare anche però di là. Claudio dice: "Come mai proprio Nordkap e non altre mete?" Allora, il discorso qual È è? difficile No, risponderti, Claudio. non è difficile. È una cosa, io sono sempre super sincero. Allora, Claudio, l'Asia adesso la lasciamo un po' indietro perché? Perché se andiamo verso l'Asia significa partire prima, significa un attimo
È un po' come dire: "Voglio vederla bene", bisognerebbe partire a aprile per seguire le stagioni e andare verso la Mongolia, però è anche vero che capisci che la vita che facciamo non è tanto semplice, ti stanchi tanto. Io dico sempre che devono farmi un mezzo busto qua a Corridonia, perché vivere 24 ore su 24 con la moglie non è facile. Ah, per questo ti E stanchi e tanto. poi tu se vai, ritorni, poi riparti per un viaggio del genere, stai fuori altri 4 o 5 mesi, diventa duro proprio fisicamente da fare. Io penso, non voglio fare il maschilista, ma per un uomo un po' più semplice, ma l'idea di Capo Nord è semplicissima. Ci piace la Norvegia, l'altra volta siamo andati molto veloci, abbiamo preso tantissima acqua, questa volta partiremo molto prima, quindi speriamo di vederla sotto altri vesti. Però il discorso qual è? Il discorso è che Capo Nord non prenderlo come riferimento, neanche mi interessa, considera che salteremo anche le Lofoten questa volta, cioè salteremo le zone dove siamo stati l'altra volta. E dire Capo Nord per dare un senso al viaggio, ma il viaggio secondo me lo dedicheremo soprattutto a tante zone che non abbiamo fatto nello scorso viaggio, perché andare a Capo Nord ci puoi andare 10 volte e fare 10 tragitti volte completamente completamente diversi. differenti, cioè il viaggio è quello che faremo lungo la strada. Poi, altra cosa, è sempre il viaggio un po' simbolo per l'italiano, e non ti nego che anche a livello marketing, a livello social, è il viaggio che funziona di più. Nel senso, per noi è più caro, ma io voglio essere super chiaro e cristallino: se riuscirà a scriverci un libro e fare una sorta di guida, sono convinto che sarà molto più Però non venduta anticipiamo nulla rispetto ragazzi, se vai, che perché ne so, a Dakar, per i farvi un esempio. io non avevo intenzione di dirlo, però da questa domanda di Claudio, ecco, Francesco l'ha detto: non anticipiamo nulla perché non sappiamo bene allora di carne sul fuoco ce n'è tanta, però poi come riusciremo bene a gestire la cosa e quindi, No, però la domanda è eventualmente lecitissima, perché alla certo. fine Capo Nord è diventata una meta, normalissima, però noi non stiamo viaggiando per arrivare a Capo Nord nella maniera più veloce, anzi, se vedrai l'itinerario ci arriveremo con 35 giorni a Capo Sembra che Nord. facciamo Cioè, tutto e non vogliamo andare a Capo Nord. l'ultima parte no, ma l'ultima parte possiamo anche non andarci. Infatti la mia idea è di andare nella punta più ad est, ma però ti trovi là, è una sorta di simbolo per Sì, dire quando sei arrivato. andiamo avanti perché Franco abbia ha scritto una cosa interessante: esatto. domanda particolare: come imparate la nuova lingua, app o insegnante online? E come Complimenti vedi per per l'impegno, perché l'impegno. finché non ci confronti non si capisce quando sia complicato. A volte un abbraccio. Allora Grazie Franco, Franco, è bellissima domanda. sì, bella domanda. Io ti dico francamente che, Vai, studia sponsor. no, no, non è uno sponsor, Purtroppo figurati, non è uno sponsor, però lo purtroppo. utilizziamo da tantissimo tempo, Sì. soprattutto lei. Poi io Io chiedo a lei, perché lei, Franco, è la mia insegnante di lingue. no, dai, non esagerare. Però, io utilizzo l'app Duolingo, che, per me è molto pratica e non ti nego che quando siamo in giro sento Cioè, spesso quel suono Franco, da guarda, parte di tutti, chi un sudamericano che sta imparando l'inglese. ovunque sei in terrazza, senti magari quel suono che è Tudin. inconfondibile di Duolingo, noi ci guardiamo, Adesso ragazzi però io ho un però problema c'è perché voi anche la possibilità di fare con ci sono dei siti sì, con sì. persone madrelingua che praticamente fai delle No, ma videochiamate. Non sicuramente l'abbiamo mai fatti, ma Franco, quelli sono sono convinto che migliori. quelli sono Stai migliori. zitto un attimo. Sono migliori quelli, Franco, con l'insegnante online, perché chiaramente quando tu pratichi, al momento è molto più funzionale, però per una questione di pratica, nel senso che perché per me risulta più pratico, perché posso farlo in qualsiasi momento, metto le cuffie, lo faccio, quindi per me è più pratico, magari poco prima di andare a dormire, o nel momento proprio più impensabile della giornata lo faccio. Adesso devo riprenderlo perché voi non sapete che io non avendo la padronanza estrema di nessuna delle lingue straniere, compreso Vabbè, ma certo, l'inglese, però te la cavi ovunque, sì, dai. però detto questo non ho una padronanza enorme, quindi io spesso quando devo parlare inglese ci metto parole in spagnolo. Vabbè, ma adesso ragazzi c'è una confusione. Io in Esatto. primis, cioè farei fatica adesso a parlare in inglese, Detto perché in questo, spagnolo ci viene molto più facile. adesso andando a Capo Nord devo riprendere l'inglese e non solo, probabilmente alcuni nostri amici
brasiliani verranno proprio nel periodo di ECMA a novembre e io devo riprendere anche il Che poi portoghese, ragazzi, perché quello per me è li difficilissimo. avete conosciuti anche voi, è il Anzi, tipo che ha fatto il tagliando in Brasile alla mia moto, esatto, il anzi, titolare del negozio. se qualcuno di voi sa qualche trucco per riuscire a imparare bene il portoghese, ce lo dica. Il portoghese è complicato, però dovremmo andare in Brasile tra 4 mesi, dai, qualcosina impareremo. Vai piano comunque. Anch'io sono motociclista, spesso vado con mia moglie, però non faccio lunghi tragitti anche perché l'età che abbiamo, cioè allora Antonio, l'età incide sicuramente, però sono convinto che se hai la, che ne so, la giusta motivazione per arrivare in un punto potresti fare qualsiasi cosa, perché in giro per il mondo abbiamo visto persone veramente, tra virgolette, anziane che fanno delle cose pazzesche. Allora, Allora, Davide, Rosso ha scritto, perché Rosso non niente, io abbiamo come se non non gli abbiamo parlo. mai risposto. Tenerona 2 o Triumph. Rosso, Vado a scusaci. sensazione. Rosso, spoiler, le ho valutate tutte e secondo me per la nostra tipologia di vita, per spedirla dall'altra parte del mondo, attualmente quella che prenderei è la Africa Twin, quella in cerchio da 19. Prima pensavo con quella, l'Adventure Sport. Prima pensavo quella col 21, poi ho parlato con altre persone, quando vai carico davanti l'anteriore si alleggerisce troppo, tutte queste cose qua, e quella che secondo me potrebbe prendere il posto della Tenerona con 20 kg in meno, perché non ha il cardano purtroppo, ma ha 20 kg in meno, serbatoio grande, affidabilità che comunque viene da uno storico importante, penso che sia l'Africa Twin. Mi piace anche esteticamente, prenderne una usata del 2024, già l'ho vista, l'ho trovata intorno ai 14-15 mila euro, perché nuova non la prenderei, perlomeno in questo momento ti dico che non la prenderei per risparmiare qualcosina, perché tanto la mandiamo in guerra la moto e devi chiudere gli occhi, non puoi pensare a trattarla bene, il graffietto, roba varia, perché quando stai in giro queste cose non le puoi vedere, non ci puoi far caso. Davide dice una cosa sacrosanta. Sicuramente avendo vissuto di fatto lì in questi mesi ne sapete di più, ma c'è da pensarci 1000 volte prima di pensare di andare in Venezuela o ancora in Colombia. Vale il rischio? Davide, è un'affermazione sacrosanta la tua. Però bisogna dire una cosa, sa. Adesso, a parte questi attentati, Davide, noi viviamo la strada. No, stavo dicendo questo. Vai. In realtà. No, nel senso che sembra che io volessi iniziare un discorso più complicato. In realtà, Davide, noi abbiamo raccontato questo. In questi 4 anni avevamo raccolto tante notizie sulla Colombia, perché avevamo incontrato moltissimi viaggiatori colombiani. Sono tra quelli che viaggiano più di tutti. I colombiani e i brasiliani. I colombiani in moto parliamo. I brasiliani sono quelli che possono, tra virgolette, permettersi, mettiamo così, anche moto importanti, e ci avevano proprio rassicurato sul fatto che non è la Colombia che noi ricordiamo, il nome altisonante di una volta, sai, scambi delle informazioni. E questa cosa, diciamo, non ci voleva, nel senso che è stata... Noi abbiamo parlato anche con un ragazzo che lavorava su una struttura ricettiva, aveva le lacrime agli occhi, perché diceva non ci voleva questo stop, perché stavamo andando benissimo. Questi attentati parliamo. Stavamo andando benissimo col turismo, è cresciuta molto, si è aperta. Tra l'altro voglio dire una cosa. Se guardate le statistiche, milioni di persone vanno in Colombia ogni anno. Assolutamente, ma ci sono viaggiatori che stanno viaggiando tuttora, insomma, diciamo che noi tanto dovevamo fermarci, quindi è stato uno stop dovuto a quello. Però la vita che si svolge e la stragrande maggioranza della gente vive normalmente, ecco, ripeto, come si viveva in Italia anche negli anni bui. Non hai la percezione, ecco, di un paese in determinate zone. Chiaro che devi molto informarti su come muoverti, però non hai la percezione di un paese estremamente, non so, pericoloso, assolutamente. Il Venezuela è da studiare, perché ci sono anche delle pratiche per entrare, non è così semplice in questo momento. No, è solo la lettera d'invito. Esatto. Facciamo l'esempio dell'ultimo video, se l'avete visto, poi vi abbiamo lasciato, non vi abbiamo detto quello che ci è successo in dogana. Il discorso qual è? Il discorso è che se vai a leggere sul sito della Farnesina, quella zona là, ragazzi, è tra le peggiori al mondo e ti sale l'ansia e dici ma dove stiamo andando? Sì, ma noi ci siamo stati ore. Quando ti trovi là, che poi tra l'altro cosa ci è successo in frontiera che non vi abbiamo detto, non vi abbiamo fatto vedere,
che la frontiera, per assurdo, quella colombiana, quando entri per fare il permesso per la moto, io sono rimasto un po' allibito la prima volta che mi capita. Praticamente io, titolare della moto, dovevo creare un PDF unico con 5 documenti, il tempo sul passaporto, il codice, il telaio della moto, cioè dovevo farlo io. Io col telefono non c'avevo un'app in quel momento, poi per fortuna avevo anche internet, però sono riuscito a farla, ma a fare il PDF. Poi quando entri in un sito tramite un QR code della dogana, non si riusciva a spedire questo file, a inviarlo, perché pesava troppo, quindi come dimensione di megabyte. Quindi lo devi comprimere, però hai il telefono, sei là, fai la fila. Altra cosa che non sapevamo, noi avevamo letto, ci eravamo informati, perché lei dice stiamo un po' indietro, ma comunque ci informiamo sempre. No, no, Non no, ve- stiamo indietro nelle notizie di attualità, No, come parlavo di non questo. volevamo dormire in frontiera, perché proprio è una situazione un po' particolare quella, quindi avevamo prenotato a 100 chilometri. Che ci è successo? Come sempre, quando tu superi un paese devi fare l'assicurazione per la moto. L'assicurazione per la moto la fai nei baracchini che si trovano lì in frontiera, che si trovano in frontiera. In quel caso vado al baracchino, ma prima vado a parlare con il poliziotto. Il poliziotto mi dice queste testuali parole, cioè: tu non puoi viaggiare all'interno della Colombia se non hai un'assicurazione sul mezzo, la classica RC, che copra il veicolo. E io ho detto: vado a farla. L'assicurazione, come qua in Italia, Parte quando tu dalla la mezzanotte. stipuli, parte dalla mezzanotte. Erano le 4 di pomeriggio, io ho detto: come faccio io adesso a fare 100 chilometri? Perché lui mi ha detto: se ti fermano qua in Colombia senza assicurazione, nel 99% dei casi, se trovi, tra virgolette, la persona ligia al dovere, ti sequestra il mezzo. Quindi cosa dobbiamo fare? Devi per forza di cose, quando entri in Colombia, andare a dormire nel paese di frontiera, quello che possiamo definire la terra di nessuno, ma è già suolo colombiano. In quei 15 chilometri che fai, qua ti dicono: qua non ti controlla nessuno, eppure sei in Colombia. Quindi in qualche maniera sono andato lì al baracchino a fare l'assicurazione, poi il poliziotto è venuto e mi ha detto: non la fare qua, perché qua spesso e volentieri non sono affidabili, vai nel paesino, al centro del paese, voi l'avete visto nel video. Noi siamo entrati, cioè 2 ore fermi, sei stanco, la situazione è un po' quella che è, avevamo prenotato a 100 chilometri, abbiamo telefonato, non ci hanno cancellato la prenotazione, 50 € buttati nel cesso, perché ovviamente l'avevamo prenotata il giorno prima per star tranquilli. Poi ti trovi una sistemazione nel paese, lì ai Piales, ragazzi, sei a 2900 metri di altezza, non hanno i riscaldamenti, la notte fa freddo, le strutture sono quelle che sono, devi trovare una struttura con il parcheggio per la moto. Mettetevi nei nostri panni. Cioè, tu ti trovi in un posto che è un po' complicato, che sai quello che hai letto, sai che devi fermarti, che il giorno dopo devi ripartire, non hai la struttura, eppure io dopo non so per quale arcano motivo, quando ti trovi in quelle condizioni ti vien fuori una forza che non pensi più a nulla, ma solo a risolvere il problema. Io ho girato come una trottola, perché prima dovevo andare dalla persona che mi ha fatto l'assicurazione per la moto, lei stava a parlare con i vigili, e vai dal tipo, gli spieghi un po' la situazione, e lui poi gli devi lasciare i soldi, ti manda il PDF di notte, ma stai tranquillo che domani ti arriva. Cioè, sono tutte quelle cose, devi pagare cash, quindi devi andare a trovare anche un posto dove prelevare, e in quel posto là, ragazzi, solo in un centro commerciale che stava dall'altra parte. Tutto dopo che hai letto che la situazione era quella che era. Detto questo, ragazzi, le persone con cui abbiamo parlato, tutte, ma anche camminando all'interno del paese, tu dici: ma da quello che ho letto non c'entra nulla, cioè è un posto come un altro. Sarà un po' che ti abitui, per la vita che facciamo, ti abiti a quel contesto, ma la percezione di pericolo, io un po', ci è capitata questa volta nel nord del Perù, che era una situazione un po' particolare. Io in questo posto qua, che nel sito della Farnesina assolutamente è sconsigliatissimo, io ragazzi stavo tranquillo, Però tranquillissimo. adesso diciamo una cosa, Gabriele dice giustamente la Farnesina fa il suo lavoro, mettono le mani avanti perché prevenire è meglio Bravissimo di Gabriele, poter perché, poi perché dover... poi è anche un'altra cosa, fino a quando non succede nulla, tu dici va Esatto, tutto quanto infatti lui bene. dice non è che esagerano, ma se succede qualcosa poi intervenire è È complicato. vero, è Però verissimo, voglio... condivido Gabriele, condivido. Allora, intanto ringrazio 73 Salva, Grazie, grazie infinite, dice anche pausa caffè, la facciamo, grazie. facciamo adesso. Davide, io ho letto, poi tu hai scritto lungi da me volervi insegnare. Davide, non l'abbiamo preso assolutamente come un voler
insegnarci qualcosa, è uno scambio che stiamo facendo, è anche un confronto, Ma perché ci mancherebbe. no, assolutamente, non vederla così, anzi, per noi è importantissimo questo, perché come hai scritto tu, quella volta ci ha scritto Cinzia per darci informazioni, per noi è Anche fondamentale perché ragazzi, questo. mettiamoci tutti sullo stesso piano, cioè noi magari viviamo una vita un po' particolare, ma non è che sappiamo tutto, No, andiamo no, alla cieca anche noi e poi vi raccontiamo quello che viviamo, Davide, quando magari un'altra persona potrebbe vivere tutt'altro, anche per l'approccio diverso che ha. Quindi assolutamente. quello che stiamo facendo noi, come dico sempre, è una chiacchierata come se stessimo al bar. Davide, per noi è preziosissimo invece quello che dici e, è un po', è quello che diciamo, è un po' quello che io vorrei sentir dire da chi attraversa certi paesi magari che a me incutono un po' più timore, no, Anche il perché Venezuela, infatti, sì, sa. perché, vuoi cioè ti arrivano determinate notizie. Tu conosci 2 persone normali che magari hanno attraversato parte di quel territorio e dici: "Ma com'è in realtà?" Lì la gente vive normalmente. Chiaro che questo non esclude assolutamente il fatto che possano accadere delle cose pesanti. Cioè che la situazione non è quella italiana, questo è verissimo, però non è neanche così grave come magari qualcuno ce la descrive. Poi un'altra cosa che voi non vedete, tantissima gente viaggia e fa la vita tipo la nostra, solo che magari non condivide, quindi non la si conosce. Noi stavamo in Colombia, ci ha scritto una coppia che viaggia in camper, che si trovava in Venezuela, italiani, perché loro guardavano i nostri video. Da là è nata un'amicizia social, per farvi capire, loro sono usciti dal Venezuela dopo 80 giorni e ci hanno detto che Che in questo hanno momento evitato delle zone, magari non vai a sì, Caracas, che però in in questo questo momento secondo loro il Venezuela è il paese più sicuro del Sud grazie America. a Trump quello che è No, successo, però grazie a questo, Trump, cioè, ecco, lasciamolo tra dire ad virgolette, grazie a altri. Trump, nel senso, con quello che è successo, adesso è sicuro, per dirvi Non quello, lo possiamo tante dire. cose che noi le impariamo on the road. Vi dico questo aneddoto, questa cosa, questa informazione che potrebbe essere anche curiosa per chi ama i motori. Loro hanno un camion con una motrice nuova, Euro 6, e in Venezuela, io questa cosa non la sapevo ad esempio, in Venezuela, all'interno dello Stato venezuelano, nonostante hanno tantissimo petrolio, loro non hanno un diesel adatto per motori Euro 6. Infatti all'interno del Venezuela non Non si circolano e vendono non si auto possono con questo tipo di normativa, cosa che invece succede in Colombia. sì. Cosa è successo? È successo che lui dopo 500 chilometri è entrato, aveva un po' dell'altro diesel colombiano, inizia a avere problemi al motore, è andato dal concessionario e gli ha detto: guarda che tu il problema ce l'hai perché questo motore rispetta le normative tipo le nostre Euro 6, ora non so come si chiami in Colombia. Cosa ha fatto? Lui, per farvi capire un po' quello che si può fare in questi paesi, lui aveva dei gavoni sotto al cassone, li ha tolti, si è fatto fare un serbatoio a ferro di cavallo nella parte posteriore, un serbatoio, ragazzi, artigianale in acciaio di 1700 litri. Magari lui Perché starà guardando, se sta mentre tu guardando lo salutiamo. E praticamente l'ha fatto perché? Perché ritornava in Colombia, faceva il pieno, fate un po' i conti voi, 1700 litri con una media di 4 chilometri al litro, hai un'autonomia di circa quasi 7 per 4, 28, 4 magari non ce l'ha 4 chilometri al litro come autonomia, mettiamo anche 3, perché parlava intorno di 5000 chilometri di autonomia, per dirvi che tu fai il pieno in Colombia, ti vendi un rene, perché anche per quanto sia in Colombia una cosa magari che non sapete, non potete immaginare, si vende il combustibile a galloni, la benzina più povera di ottani costa circa era $3 a gallone, quindi 80 centesimi di euro al litro. Il diesel costa il doppio. Il diesel non è economico in Colombia, per dirvi che ci Beh, sono, manco qua. per dirvi che ci sono auto che vanno 5.000 di cilindrata che vanno a benzina, cosa che in Italia non puoi fare, anche se adesso un po' sono cambiate le cose. Allora, vi leggiamo un po', intanto salutiamo Claudio, Rita. Ciao ragazzi, arrivo Dove solo sta a Claudio? Claudio, un Claudio, abbraccio speriamo che stai enorme. tutto bene, dai. Sì, ma ci sentiremo. Allora ragazzi, vediamo un Cristina, po'. allora leggiamo un po' di commenti. Ma questa lo interrompe sempre, ma esce almeno finire. Oscar, Io c'ha ragione Oscar. Zitta, zitta. io Allora, non parlo più.
con mia moglie stiamo valutando un viaggio in Turchia, logicamente in In moto. Tunisia Ah, veramente. scusa, va bene, in Come Tunisia. faccio a non Hai interromperlo? ragione. Avete consigli su come allora, noi No, in 1000 Tunisia non siamo 1000 stati però. volte volevo andare in Tunisia e non siamo mai Sì, andati. però lui ti chiede un'altra cosa: avete, consigli su come strutturare il viaggio? Scusa. Non essendo Oscar, Per lo noi per vedi? noi, prima esperienza fuori all'Italia, è complicato strutturare il viaggio, nel senso, se hai la passione a me piace tantissimo, ma ti richiede tantissimo tempo, perché devi valutare in base alle tue capacità, studiando il percorso anche in relazione alla tipologia di fondo stradale, se è sterrato, se è asfaltato, quando riesci a grandi linee, senza stancarti più di tanto, quanti chilometri riesci a percorrere in giornata. Da lì fare tutte le tue tappe, ti devi ovviamente conoscere bene, capire quando fermarti 2 giorni per riposare oppure per vedere e visitare il luogo che vuoi conoscere, e da là, noi usiamo tutti i motori di ricerca possibili, da Booking, Airbnb, Airbnb. ma altri motori di Però ricerca, e comunque ti porta via tantissimo tempo. Da qui cosa voglio dire? Voglio sferzare una lancia a favore delle agenzie di viaggio che praticamente capisco quando ci chiedono determinati importi, perché è un duro è un duro lavoro, è un lavoro. duro lavoro. Però ragazzi, vedo vera mano, se invece volevate indicazioni su altre cose, probabilmente pensavate che noi eravamo stati in Sicilia, vi chiediamo scusa per il momento, però se invece volevate altre indicazioni, magari fatecelo capire. Voglio però nominare Rosy, che ha detto: Francesco, ci devi fare un video pippone sull'organizzazione dei bagagli, mi sembra di aver visto. Quindi Sarà Rosy, fatto. lo prendiamo in carico, mettiamola così. Robman dice: siete immensi, seguire i vostri aggiornamenti e le vostre avventure, soprattutto in Sud America o in giro per il mondo, è pura adrenalina e ispirazione. Fateci sempre sognare ad occhi aperti. Grazie, Rob. Grazie infinite. Ogni vostra diretta è come una puntata di un documentario, o con quell'umanità, niente, hai tirato su. Ecco. E simpatia che vi contraddistinguono. Un abbraccio a te, Sara. Grazie infinitamente. Per esempio, una cosa che a qualcuno può interessare, ma magari alla maggior parte di voi che siete interessati di motori, no, è che gli ultimi giorni che eravamo, questa è una curiosità, non so se ci censurano, probabilmente ci buttano giù anche la diretta, però gli ultimi giorni a Cali, probabilmente qualcuno di voi già lo sa, in realtà noi incrociavamo tantissime auto con la dicitura Unione Europea, controllo, svolgimento, elezioni 2026. Le abbiamo incontrate tante in tutto il tragitto da Cali, insomma, in A poi scendere. a scendere. E questo ci hanno detto, abbiamo chiesto, abbiamo fatto domande, li abbiamo ritrovati in struttura che facevano delle interviste, interrogavano ed erano membri mandati dall'Unione Europea. Cioè Già i membri dell'Unione Europea interrogavano i locali, esatto, per non farvi l'ho capire. spiegato bene. Praticamente c'è un controllo che già c'è stato prima, durante le elezioni dell'attuale presidente, 4 anni fa. 4 anni fa, l'attuale presidente Petro, hanno chiesto all'Unione Europea un aiuto affinché lo svolgimento delle elezioni fosse avvenuto in maniera regolare. Quindi sottolineiamo questa cosa che a noi ha stupito, ci auguriamo che l'Unione Europea abbia fatto il lavoro per cui il suo intervento era stato chiesto, però a noi ha stupito. Tante volte queste sono notizie che magari non arrivano e invece c'è uno zampino nel bene e nel male anche da parte della nostra Unione Europea. Cioè le problematiche che abbiamo noi in Italia in giro ce l'hanno ugualmente e anche peggio, questa perlomeno in questi paesi. Allora, intanto salutiamo Antonio Piselli, Fabio Pedron che si sono collegati da poco. Allora, Franco, la Tunisia ormai è quasi tutto Alberto, non so se è asfaltato. convinto, ma io on the road con voi verrei ovunque, Alberto, al tuo rischio e Pensaci pericolo, bene, pensaci bene. Alberto, pensaci bene. Dov'è che hai letto che è quasi tutto sì, Franco, non ci siamo andati, ma sono abbastanza aggiornato. No, quello che dà Franco è un'indicazione per i ragazzi di prima, Grazie Franco, Manu, no, che bravissimo. vanno in Tunisia. Grazie che l'hai scritto Franco, E quindi per voi ragazzi, Franco sta dicendo, in Tunisia ormai è quasi tutto asfaltato, quindi se avete bisogno di qualche altra cosa magari poi la leggiamo.
Emilio dice: Francesco, un'altra domanda, ma le DKC80 seconda generazione? Le devo provare, Emilio. Purtroppo non erano arrivate dall'altra parte del mondo, ma la mia idea è di metterle la prossima volta. Sì, dovevamo affrontare oltre a No, questo adesso chiudiamo tra poco, sì, perché quando è perché passato? è Dove sta? è passata 1 ora e 13, Ecco, quindi ragazzi. non supereremo l'1 ora e mezza. È una No, promessa. no, ma chiudiamo, dai. Chiudiamo fra poco. No, però Era ragazzi solo per dirvi, anche per ricordarvi del motoraduno, se volete, se avete voglia, se non avete impegni, il 20, 21 qua vicino a Morrovalle, per stare una serata insieme, mangiare qualcosa insieme. Il giorno dopo, quest'anno, si sono inventati una cosa carina: passeremo con la nostra moto tutti insieme per Corridonia, andremo qua qualcuno l'anno vicino. scorso l'aveva chiesto: "Ma come non andiamo a Corridonia?" Allora, No, ma insomma poi andremo qua vicino a una cantina dove c'è del buon vino, la cantina è bella da visitare, è un bel luogo, c'è un bel panorama, si vede tutta la catena dei Sibillini. Se è una bella giornata con una buona temperatura, potrebbe essere un bel weekend. Però ragazzi, vedete voi se riuscite a passare, per noi è un piacere. sì, sperando che sia bel tempo, insomma è un po' la svolta del giorno di inizio estate. Per chi ha piacere di venire, noi saremo il 20, sabato sera alle 21:30, insomma per un dialogo tutti insieme, e poi il giorno dopo facciamo un giro per le colline marchigiane, c'è in programma la visita a una cantina, c'è in programma il passaggio a Corridonia, può Fabio essere Inco presente, noi divertente. Fabio ti aspettiamo, ti aspettiamo. Puoi venire anche con la tenda, qualcosa si inventeranno, oppure vieni a dormire a casa nostra, dai, qualcosa ci inventiamo. Enrica, ti salutiamo anche Davide che dice: "Scusate il pessimismo". No Davide, non è pessimismo il tuo, è insomma è la realtà, quindi non lo prendiamo come un Ma che pessimismo, stai non scherzando, l'abbiamo Davide? visto come un riprenderci, è la verità. Quindi, anzi, ti ringraziamo per averlo sottolineato. Comunque dai. Però Alfonso è peruviano e dice: "Ciao, anche in Perù sono presenti osservatori dell'Unione Europea per le elezioni peruviane di oggi, oltre a osservatori provenienti dagli Stati Uniti". Ecco, Alfonso, noi abbiamo chiesto invece Questa è una cosa interessante, hai scritto molto Alfonso, perché a noi interessante, ci hanno dato una risposta diversa. ti ringraziamo perché, queste cose sono cose che a noi europei non arrivano, perlomeno a noi europei che, non c'entriamo nulla con l'Unione Europea, mettiamola così. E questa cosa a noi ripeto, ha colpito molto. In Perù quindi ci sono, diciamo, i 2 blocchi, in Colombia ci hanno detto no, la parte statunitense no, però dobbiamo anche ammettere che il presidente, in questo momento in carica è un presidente di sinistra, che Trump ha un po' più volte attaccato, per cui ci figuriamo il perché non ci siano osservatori dagli Stati Uniti per il momento. Niente, è una cosa che, secondo me, di cui noi europei dovremmo essere È un po' informati, ecco. comprensibilissima. Dopo questo lunghissimo viaggio in paesi con culture diverse, cosa vi rimarrà nel cuore? Cristina, Io è una domanda che rispondi tu, poi no, io rispondo faccio io. fatica a rispondere a questa domanda, perché per noi adesso Cristina è diventata un po', guarda, ti dico una cosa che forse si fa fatica a capire: quando era il momento di ritornare, perché non è che devi ritornare, noi abbiamo deciso di fare questa cosa, nel senso stare un po' fuori e un po' viaggiare anche di qua, anche per il lavoro, capiteci, io devo avere, quando sei fuori non riesci a fare determinate cose, video pipponi, aggiornarti, fare delle collaborazioni con le aziende. Io approfitto di questo mese, ma anche quando siamo fuori, cerco di tenermi aggiornato, e proprio lo vedrete nelle prossime settimane, perché approfitto di questo tempo per rimanere al passo con i tempi e portare nuovi contenuti sul canale, tipo, che ne so, prendo una moto nuova, la preparo per il prossimo viaggio. Al tempo stesso, tanti di voi amate vedere il mondo in luoghi remoti, sperduti, ma molti altri ci dicevano: perché quando viaggiavate prima, ci dicono, tra virgolette, una parola bruttissima, copiavamo quello che facevate, perché appunto tutto lo studio lo riportiamo, cerchiamo, perlomeno ci proviamo a riportarlo nei video. Quindi per chi guarda il video, oltre al piacere di vedere il video, di vedere posti bellissimi o anche meno belli, comunque di vedere la nostra vita, anche la speranza da parte mia è di
non dico insegnare perché è bruttissimo, ma di condividere il tempo che hai dedicato per prepararti il viaggio. Quindi tu ti trovi il pacchetto bello, appunto, impacchettato, pronto per affrontare lo stesso nostro identico viaggio. Quindi cerchiamo di portare avanti entrambe le cose. E quando è il momento di tornare, a volte, ce lo diciamo spesso con Sara, non sappiamo se siamo felici o no di tornare, perché alla fine quello che sono passati è passato tanto tempo. Io ragazzi quando ci penso ogni tanto, vi condivido un pensiero che, sembra quasi assurdo e lo vedo quando riguardo i video magari della prima stagione. Sono passati 4 anni, ho la barba più bianca, sono più vecchio e lo vedi proprio dal video Siamo più vecchi. e pensi: "Ma è passato tutto questo tempo da quando dopo 20, 22 anni che facevi sempre la stessa vita?" Sembra uno sbattere di ciglia. È difficile da spiegare perché alla fine non è che è bello tornare, viviamo in un posto bellissimo, forse quello che veramente è bello, e questa cosa ci tengo a dirla, è bello il luogo dove siamo nati, ma è bello non perché ci sei nato, è bello perché è oggettivamente bello, è bello quello che mangiamo quando andiamo a far la spe ehm, Io Cristina è difficile risponderti Cristina. Per me quello che ci rimane è l'esperienza, l'ho detto tante volte, che in poco tempo, in 4 anni hai vissuto 4 vite rispetto a quella che facevo prima, quindi hai imparato tante cose, hai delle consapevolezze diverse, sei maturato perché siamo diventati più maturi proprio anche a livello anagrafico, però è un'università di vita che se ami farla, se hai la passione di farla, hai tantissima voglia di farla, ti insegna tante cose, da un lato e al tempo stesso ti mette anche un po' di dispiacere perché se sei una persona riflessiva che ama pensare, vedi delle cose a cui vorresti non vederle e capisci altre cose, hai la conferma che magari prima qualcuno te le diceva, adesso ne hai la conferma e averne la conferma per certi aspetti è anche peggio. Allora Non so se sono io riuscito a Cristina spiegarmi. ti metto un attimo in stand by perché voglio leggere, Xaverione che ci ha mandato Grazie. ecco, però ci dice con un, messaggio: "Non so se avete finito la grappa di ECMA, ma ve la riporto a noi". Grande! Sì, l'abbiamo finita, però l'abbiamo finito prima di partire. Beh, Prima l'abbiamo finita a dicembre. se ripassi ad ECMA Perché po era buonissima. te lo prometto, te la pago, cioè, Mamma mia, che bello che hai scritto, ti abbiamo nominato tantissime volte. Comunque Cristina, io, allora vedo che molti ci stanno salutando perché in effetti si sta facendo tardi. Ragazzi, promesso che in 10 minuti chiudiamo, massimo 10 minuti. Voglio salutare Alessandro Glaciale che ha scritto prima e dai, è un vai, vai. altro po', quindi insomma un attimo andiamo avanti. Cristina, Ciao Ale. io, cosa ci porteremo dietro? Ehm, io ti dico solo una cosa, mi porto dietro, tanti cambiamenti di me stessa vedendo, vedendo la vita di altre persone. Aspetta che metto il registratore, Nel ti senso registro quando parli. no, nel senso che, ehm, mhmm, più che cambiamenti, tante riflessioni che mi trovo a fare e che, è difficile da spiegare, nel senso che, nessuno te le insegna, no, perché, guarda siamo bravi a parlare tanto, a criticare, però, in realtà ti accorgi che le notizie che ci arrivano non combaciano proprio tanto con la realtà, capito? E quindi quello che ti porti dietro io soprattutto che, non è proprio come viene raccontata, ma questo lo vedi anche in altri viaggi, solo che standoci più tempo finisci per cambiare anche molte cose in cui credevi prima, che davi per scontate perché la tua cultura, la tua storia, la tua vita ti ha portato a prenderle come, verità sacrosante. E in realtà quando cambia tutto, perché cambia la tua prospettiva, stai vivendo come l'altra gente che è lontana dalla tua realtà, tutto cioè si rimescolano di nuovo le carte. Quindi quello che
principalmente ti porti dietro è che in realtà nessuno ha la verità in tasca. Tu hai costruito, che è la tua verità qui a casa tua, diciamo, dove sei nato, può non essere la verità assoluta per un'altra persona che vive da un'altra parte. Quindi, insomma, di non essere così, fermi sulle proprie idee, perché in un attimo la vita ti può mettere davanti al fatto che tutto cambia di nuovo. Io quando ero più giovane vedevo molto o nero o bianco, non avevo le sfumature per me. Quella è anche una questione purtroppo che stiamo invecchiando. Però. Sì, forse anche quello. Adesso mi sono reso conto che purtroppo per andare avanti, il compromesso è fondamentale in tutto. E detto da Francesco, ragazzi, è durissima da mandar giù, perché cioè, è uno che i compromessi, vabbè. No, però è per forza di cose, perché ci sono delle realtà che purtroppo noi cioè io faccio fatica a trovare delle risposte esistenziali, delle risposte che vanno dietro la Ciao, religione, Gianangelo. faccio fatica veramente, perché ci sono delle cose assurde. Cerco di dare una spiegazione ad ogni cosa, a quello che ci capita. Ovviamente non puoi dare una risposta a tutto, però è ingiusto, si verificano delle cose talmente ingiuste in questo mondo che non so perché si verificano, e adesso ho le prove. Rosso ricorda una cosa, ma Che dice Rosso? Vai. Saverone è il tizio che ha nascosto la bottiglia nelle mutande. È il numero uno, Rania. Saverone, dillo, perché tra l'altro ha scritto un bellissimo messaggio anche adesso: vi vogliamo bene, al di là di tutto interpretate una visione della vita, la moto è un mezzo ma il resto che conta, è verissimo, ed è solo il collante di un modo di vedere il mondo e la vita. Bellissimo messaggio, io la penso esattamente come te, non essendo una grandissima appassionata di moto, è questo il concetto che io Però vivo. Franco, io mi sono preso la serata libera dalla fidanzata per questa live, cioè, ti rendi conto? Dimmi se ti rendi conto. È vero Franco, adesso chiudiamo, 5 minuti. Ti rendi conto quello che sopporto io? Questo, tu non hai capito questo, non hai capito. Franco, grazie infinite, grazie come sempre, grazie di cuore. Grazie, volevo Franco, leggere Dado che dice: Sara, hai acquisito un po' di accento spagnolo? Ma no, Dado, perché allora, primo, l'accento spagnolo cambia continuamente, va in Argentina in un modo, va in Cile in un altro. No, però Dado, una cosa la devo dire a suo favore, cioè lei è brava per quanto riguarda Roberto. Aspetta, grazie Roberto. Ho fatto un po' alla Benigni. Lei è brava, è come se fosse una spugna per quanto riguarda apprendere nuove lingue. Poi per certe cose, ragazzi, è... Ciao Cinzia. Ma come l'acciaio, cioè tu gli puoi spaccare il cervello, non lo capisce minimamente. No, è sverdato. Però per quanto riguarda, vi dico una cosa, quando siamo stati in Russia, hanno un alfabeto ovviamente che non è il nostro, lei la voglia di capire un po' quello che c'era scritto nei segnali, perché tu vai in giro, vabbè, hai il navigatore, attualmente in Russia per via della guerra non funziona neanche il GPS, quindi se andate in Russia dovete fate un po' di fatica. Il nostro consiglio è di apprendere il cirillico, perché lei, ma poi alla fine ci sono riuscito anch'io, ma lei si era messa là... per leggerlo, però lì non significa aver cioè, ragazzi, imparato se voi andate in Russia, la parola ristorante non è che è scritta con le nostre... in cirillico, non capite nulla, ma la stessa cosa, i nomi dei paesi, lei riusciva tranquillamente a traslitterare. Ma era essenziale, se no non usciva. No, ma non tutti riesci, cioè tu sei brava, anche se gli dai Duolingo tra le mani e si mette a imparare una lingua, sei brava. Allora, però... E su questo e poche altre cose, cioè diciamo le cose come stanno, altrimenti... che poi non so quanto brava, però volevo rispondere a Gabriele che dice: al di là di tutto, quanto vi ha cambiato anche fisicamente, cioè se ci sono stati problemi o normale usura? Allora, il discorso è noi cerchiamo in tutte le maniere di preservare il nostro fisico, perché perlomeno non so se è una questione di intelligenza, però io penso sempre che la nostra vita ha una retta, ha un inizio e ha una fine, e secondo me se tu ti preservi, tra virgolette tratti bene, quando arrivi verso i 50 anni sai che significa trattarsi bene, sia sotto il punto di vista dello stress, del cibo, della vita che fai tutti i giorni. Ragazzi, questa vita qua è complicata perché pensate... Sì, ma vai al nocciolo. No, cerco di farvi immergere nella vita che facciamo. Pensate, che ne so,
Adesso noi abbiamo un materasso di 20 anni che è tutto sfondato qua a casa e lei è tornata, pensate che rottura di No, balle, io a Cali ho pensato: è "Dobbiamo tornata assolutamente cambiare il che materasso io perché io che sto meglio io fuori che io casa." non Cioè, la credo più, non la credo più perché vai in moto, sali, scendi dalla moto, la tuta, cioè tutti gli sforzi che e fai sto in moto, bene? non ha problemi di No. schiena, per fortuna, altrimenti sarebbe un dramma. Magari c'è un dottore e me lo dice. E siamo tornati, le prime 2, 3 notti iniziava a avere problemi di schiena. Il Lei è materasso di ha un'ernia corridoia. estrusa nella parte bassa, allora bisogna cambiare il materasso. Pensa che tu nella tua vita ne cambi, non dico 70, 80 Sono tutti all'anno, migliori del ma nostro. non è sì, sicuro, sicuro proprio. Ma non è solo quello. Quando vai a far la spesa, per quando noi cerchiamo di cucinarci, poi altre volte mangi fuori, altre volte cioè pensate nella vita normale che fate, il vostro divano, il vostro frigorifero, il vostro centro commerciale, il vostro alimentare vicino casa, poi voi siete allo sbaraglio di ogni cosa, arrivate in un paese, arrivate cioè oppure Però pensate ai 20 giorni che state in moto, pensateli a 8, 9 mesi continuamente, però in posti poveri, dove ovviamente devi fare una cernita con le strutture, perché anche se hai un budget illimitato, allora sarebbe tutto molto più facile, perché le strutture di un certo livello si trovano un po' ovunque, non sì, dappertutto. no. Se vai in Africa o vai in determinati posti fai veramente Però fatica detto anche questo, dai, Gabriele, in vabbè, realtà devo rispondere in maniera seria alla sì, domanda. sì, però, oggettivamente per il momento non abbiamo avuto grossi problemi derivati da questa vita No, che però che c'entra abbiamo. anche lo sport? Io prima uscivo in bici il sabato, facevo 200 chilometri, ora le bici sono appese in garage da 4 anni e non le ho prese più e fisicamente ero più in forma prima che adesso, Sì, perché questo sì, non fai anch'io. allenamento, perché Sì, dai però, sai reali problemi, io sono partita già, insomma con i grossi viaggi, avevo già il mal di schiena, avevo già questa piccola ernia, piccola, non è tanto piccola, insomma, problemi agli occhi prima del Marocco, quindi prima del cambio di vita. No, grossi problemi per il momento dovuti a questo cambio di vita, Gabriele no, però quello che credo che possano essere dietro no, però l'angolo. quello che abbiamo percepito è che ogni anno facciamo sempre più fatica. Quest'anno abbiamo fatto tantissima fatica. Io Sì. tante volte arrivavo la sera, ragazzi, cioè, guidare una moto così pesante in altura con il sole forte, io Edoardo, arrivavo grazie infinite. distrutto. Grazie di cuore Edoardo. Sì, beh, questo ve l'abbiamo detto a ogni video. In realtà l'altitudine ci prova veramente e soprattutto quest'anno in Ecuador che, insomma seguivamo la parte centrale dell'Ecuador perché assolutamente ci sconsigliavano di frequentare la costa e col Cioè fatto di vivere sempre a 2005, esatto. 2008, 2009, ragazzi, ma cioè, se ci vai 2 giorni e poi te ne torni via, scendi, alla fine dici: "Che bella esperienza, ho raggiunto i 5000 metri". Ma se ci devi vivere in quel modo, la notte riposi male, poi è come una goccia che continua a battere e dopo un mese, ti Ecco stanca vedi, tanto. a proposito di goccia che continua a battere, Iva dice: "Ciao ragazzi, siete stupendi. Comunque è successo anche a noi. Dopo 20 giorni, che siamo stati in Spagna in moto, come sono tornata a casa, mal di schiena e il materasso." Lo Comunque vedi? Michele ha scritto: "Francesco, stiamo per avviare la sottoscrizione di una petizione popolare materasso". Grande Michele, grandissimo, anche perché costa un È occhio ora della dai, testa, era ora Dio però, dai, mio. era ora. Quando cambierai il materasso aspetto la recensione che vi copio anche in questo. Roberto Bastardone, vi seguo dal video della Normandia e posso dire che siete ringiovaniti, soprattutto Sara. Cioè, Ecco vedi Roberto, non ti faccio gestacci perché poi non si però possono Roberto, scherzo se Roberto. fosse stato se avessi avuto il materasso nuovo da qualche anno sarei ancora più giovane, guarda te. Grazie Franco, Franco. gra per il materasso nuovo. Grazie. Top. Grazie. Quando mi siederò, quando mi appoggerò il mio culo sul materasso nuovo ti penserò Franco, grazie di cuore. Gabriele dice: "Ma vanno cambiate anche le doghe." Bravo, È e vero, infatti voglio anche e quelle. abbiamo cambiato pure Ecco. quelle, ma Gabriele Sì, sì, fermati, voglio non anche scrive quelle. E anzi, Gabriele, te lo dico su un orecchio, zitta, zitta. voglio anche
I cuscini nuovi, tutto, tutto, Vabbè, rischio è anche tutto. anche vero che c'hanno 20 anni e sono veramente da buttare, però Ecco, però ho visto qualcuno che ha detto: "Sì, materasso, ma è l'età che avanza." È vero, con l'età, e lo dice anche Valerio, con l'età che avanza il corpo si indebolisce, i problemi aumentano. Però è vero Valerio, Valerio, è verissimo, è comunque verissimo. dai, diciamo che è tutto un po', come dire, graduale e peggiora una cosa, pian piano peggiora quella, però non è, speriamo che non venga tutto d'un Richard che ha colpo. scritto: "Siete fortissimi, io che sono di lì a fare Come come voi sarebbe finito all'ospedale per per il il freddo". freddo e Guarda, l'altezza. Richard, guarda che è complicato veramente perché ti mette sotto allora ti Richard mette alla prova veramente. ti dico questo, adesso mi riscrive Oscar che dice: "Lo interrompi sempre." Però, Richard, ti dico questo: quando siamo tornati dalle Galapagos, siamo tornati a Quito, in realtà dal 0 sul livello del mare siamo tornati a 2009, in più Cioè Quito ragazzi si e trova all'altezza Quito, la capitale dell'Ecuador, si trova all'altezza del Sommelier, cioè rendiamoci conto. esatto. Però fai tutto, vai a far la spesa, porti le borse Cioè e noi poi, andiamo a far la insomma. spesa come dei somari, a volte facciamo 1 chilometro, 2 chilometri, perché ovviamente anche non abbiamo la palestra per tenerci in forma, a volte lo facciamo volutamente, con le borse cariche, arrivi che cioè Però abbiamo considerato male di farlo a Quito perché, ma lo devi fare insomma, per lo devi forza, fare non per è forza. che Però al di là di questo, considerate, ecco, l'altezza dal livello del mare in aereo vai, torni a 2009 e non solo. Mi son portata a casa la maledizione di Montezuma, quindi tutto quello che ne concerne, cioè vomito, 3 giorni diarrea, ragazzi sono stati cioè, difficilissimi. e pensavo di morire. Pensavo stavolta non la ricordo, dico la verità. E poi lei quando inizia a pensare queste cose, cioè il livello di ottimismo scende Sì, proprio sì. sotto alle scarpe, quindi il problema diventa il mio, capitemi. Giuseppe De Luca dice: "La strada è maestra di vita." È vero in tutto, Vero guarda, anche anche nella questo. resistenza, perché se qualcuno me l'avesse detto: "Guarda, passerai questo, guarda ti toccherà vivere questo", Però avrei detto: "Io non una resisterò." curiosità sull'altezza, noi avevamo sotto l'appartamento a Quito, c'era una pasticceria, un bar, un luogo dove fare colazione. C'era la ragazza, che lei, ovviamente vive a Quito, lei ci ha detto che Però è qua nata a vabbè, ma Guayaquil, quello non è no, che è nata sul importante. mare, volevo No, dire. non è importante. Lei ci ha detto che vive a Quito. Quando va alle Galapagos, perché da Quito andare alle Galapagos è come noi andare a Londra, mettiamola in questa maniera, che quindi passa da 2009, dove vive regolarmente a quota zero, le caviglie diventano così grandi che non riesce ad infilarsi le scarpe a quota zero. Per dirvi che il fisico si abitua, ma non con un mese. Con un mese si abitua, non hai più i dolori, ma sei sempre comunque stanco. Io guardavo i ragazzini che correvano e dicevo dentro di me: ma io pure ero allenato, ma come diamine fanno? Perché secondo me ci sono nati. Però voglio leggere questi 2 messaggi, poi chiudiamo perché abbiamo anche sforato ancora quel tempo che avevo detto. Alessandro Alessandro ha Glaciale scritto: dice: Alessandro, "Francesco, perché hai tirato fuori questo argomento? siamo Dio partiti col mio, non materasso, lo poi i tirare fuori. cuscini, No, guarda che no. te tocca cambià la camera, ecco." Ale, con il viaggio a Capo Nord ci esce una camera, quindi o si fa quello o si fa l'altro, non esiste. Però No, non esiste, non esiste, no. Antonio Gioia rigiro la frittata, questa è abilità. Voglio dire, mercoledì siamo partiti con mia moglie in moto, prima di partire mal di schiena e siringhe, quindi ha fatto qualche iniezione. Pensa. Dopo 1600 chilometri siamo rientrati ed è guarita, non è colpa del materasso, è merito della moto. Come rigirare la frittata, Antonio, Che moto top. c'hai Antonio? Scrivici il modello di moto, cioè nel senso voglio capire. Però guarda che Dice: "Abbiamo alla 60 anni fine suonati", alla dice fine Antonio. però quando sei anche noi ci abbiamo fatto caso, quando esci un po' fuori dalla comodità a cui sei abituato, il fisico all'inizio un po' magari scricchiola, poi cerca in qualche maniera, vi faccio un esempio, un amico ultra settantenne che fa dei viaggi particolari, lui prende sempre ripetutamente con cadenza regolare delle pastiglie per la pressione. Quando vai in viaggio, che stai in viaggio anche 1, 2 mesi in posti complicati, a volte si dimentica e si sente bene, perché forse quando cambi la tua Anche quando sei routine impegnato sì, mentalmente su un'altra forse cosa, pensi meno a quello che hai una volta ho sempre. letto, magari è una cavolata, che il fisico fino a quando perché noi siamo sempre no noi, tutti noi siamo abituati un po' a una
ritmo di vita molto veloce, quindi sei perennemente sotto stress, chi più chi meno. Ma se ti rilassi troppo è il momento in cui magari ti succede E qualcosa. infatti, oltre ad Antonio, ti dà ragione anche Tony San Marco, perché dice: "Comunque è vero quello che dice Antonio, io un paio di settimane fa avevo la bronchite acuta, sono andato a Campo Imperatore, fatti 600 chilometri andata e ritorno, sono tornato, non avevo più nulla". Cioè, questo se lo dici a qualcuno ti dice: "Tu sei fuori", però poi Campo Imperatore è pure freddo, magari sopra era però 2 settimane fa, no, non era freddo. Però vedi, l'importante è che stai bene, il resto non ce ne frega nulla. Però salutiamo anche Ivana e Nicoletta, intanto Mototuristi in viaggio, ragazzi, un bacione a tutti e 2. Franco ha scritto una cosa che adesso me la tatuo: fra unico metodo, far stancare Sara così tanto che anche il pavimento questa è una cosa che faceva mio padre con me quando ero piccolino, perché è vero, quando sei tanto stanco, ovunque puoi dormire anche sul letto di zio Fester della famiglia Adams, quello con i chiodi, perché tanto quando sei stanco poi È i vero. pensieri bravissimo Però Franco. Franco, io il pensiero del materasso ce l'avevo a Cali, perché è un po' che mi dà noia e quindi da Cali e dentro l'aereo ho cominciato a dire sto materasso e stasera è diventata una barzelletta. No, anche ad esempio, quando parliamo di viaggio, anche della vita che facciamo, vi faccio una similitudine magari con una persona che adesso va tanto, tipo parliamo di Sinner per quanto riguarda il tennis. Io ragazzi ho pensato questa cosa, questi ragazzi che hanno delle capacità, ma una dedizione, soprattutto a quell'età, pazzesca, perché la loro vita è incentrata 24 ore su 24, quasi 350 giorni all'anno, 330, non lo so. Comunque noi abbiamo fatto il volo di ritorno perché l'abbiamo modificato, noi avevamo il volo prenotato da Lima il 3 giugno, poi con quello che ci è successo ci siamo detti, invece di ritornare Ciao a Milena. Lima dalla Colombia e dovevamo spendere 400 euro per il volo, come sempre facciamo, avevamo preso il volo di ritorno con il biglietto aperto, quindi che tu puoi cambiare la data, ho richiesto il rimborso alla compagnia Iberia che avevamo e siamo tornati da Bogotà via Amsterdam, da Amsterdam a Roma. Ragazzi, è stato un volo di 4-5 ore di turbolenza sopra l'oceano. E io mi sono detto, anche questi ragazzi che guadagnano milioni di euro, che devono fare questa vita qua, per quanto viaggeranno in business class, ma sia se sei in business o in economy come noi, che io batto le ginocchia con stile davanti perché non ci entro, comunque la turbolenza la senti uguale, per dirvi che anche questi cambi, il fuso orario, cioè torni una settimana per riprenderti, perlomeno per le nostre capacità fisiche. Allora, sia insomma, Marseda dice la prossima live sarà dal nuovo materasso. Sicuro. Però sono cose importanti. Allora, perché Tutti i giorni mi dice quello, ma non vede l'ora che ce lo consegnano. Richard dice Sara, ti sei fatta male con la caduta in Quito? Richard, non ti sei fatta male, di la verità. Non eravamo ancora a Quito, tra l'altro. No, eravamo alla strada prima di arrivare, stavamo a 300 chilometri da Quito. Vedevamo il vulcano Karachi. No, no, come si chiama quello? Vabbè. Comunque sì, eravamo un po' prima di Quito. Sì, sì, si ricorda bene Richard. In realtà non mi sono fatta male, ma ho fatto un volo dovuto l'ho appurato. Allora, dovuto proprio alla vecchiaia. Il dietro le quinte. Proprio quello, Quando tu fai un reel, cioè cerchi sempre di fare delle inquadrature per rendere il video più movimentato. Io sono un po' il regista, gli dicevo, mettiti là, fai questo, di questo. E Francesco mi ha detto, guarda, sali sul palo, c'aveva una base, il palo, larga, dove potevo salire. L'altezza era... No, era alta. Quanto allora era? lui Quanto mi fa, era? sali sul palo, 60 centimetri. Dici questa cosa scendendo, saltando. Io ho guardato il palo e ho detto... un po' alto sto palo, però. No, tu non hai detto nulla, perché secondo me è normale. No, dentro di me ho detto, mi pare un po' alto per me, però vabbè, ci provo, dai. Voglio dire. Io ragazzi, un attimo, si vede che non la riprendo più perché ridevo tantissimo, perché da lì... Cioè, mi hanno ceduto proprio le ginocchia come un'anziana. Che è successo? Allora, noi così. eravamo a 3600 metri, anche quello non ci pensi, quando devi fare le cose non ci pensi. Poi indossi la tuta da moto, la tuta è in Gore-Tex, quindi è abbastanza rigida, hai gli stivali da moto, ovviamente non ti muovi come se indossassi una tuta, poi
magari parli anche, hai il microfono in mano, ragazzi, io una cosa del genere, cioè, ho riso tantissimo, ma anche lei ha riso tantissimo, però le protezioni hanno aiutato perché non si è fatta nulla. No, è Per vero, non mi fortuna son anche a livello di no, tendini, non di riuscivo a caviglie non si è fatta alzarmi nulla. perché non ci credevo e, ridevo come una matta perché fortunatamente non mi son fatta niente. Però ho rischiato, questo devo dire la verità, perché non ho 20 anni Ma per ragazzi, ne ho 45 fra qualche cioè, giorno. per fortuna non ti sei fatta neanche male quando siamo caduti in Patagonia, No, che hai uno no. strappo sull'inguine, ma niente di particolare. Mi sono No, fatto più però male quella io. caduta è stata clamorosa dai, dal palo per Quella fare sì, il no, reel, sì. È sì. stato clamoroso. Allora, è importante dire a rotta, dice: "Okay, ripartito." Magari ve lo hanno già chiesto: "Avete in programma qualcosa con gli iscritti?" Sì, rotta, questa diretta era oltre che per raccontarvi un po' di cose e fare questa insomma, per dirvi com'era andata la fine di questa nostra stagione, poco fortunata. Vabbè. No, la stagione, la finale. Esatto. Sì, abbiamo in programma il 20 e il 21 giugno, il raduno a Morrovalle, che comunque pubblicheremo di nuovo anche qui su YouTube. Il 20 sera saremo dalle 21:30 a Per parlare fare un po' con tutti voi, fare se una avrete chiacchierata, piacere. rispondere a qualche domanda, conoscersi dal E il vivo. giorno dopo faremo un giro per le colline marchigiane, passando anche per la nostra cittadina, insomma, si farà Non un giro vedete in l'ora di passare per cantina. Oh, Corridonia. Corridonia è forte, Però, Sara, ma sei una ragazzina, dai, guarda, io ti ringrazio Però di lei ha improvvisato come 63. una vera attrice, ha improvvisato nel senso che, cioè, non potevamo far diversamente. Se tu ci fai caso e guardi nel dettaglio, lei ancora aveva il microfono in mano con la mano sporca, perché poi è una precisina peggio di me. Voi dice che Aveva sono appena peggio. No, piovuto perché e lei dopo le cose cerca di non rovinarle, quindi quando si è appoggiata con il palmo senza far appoggiare il microfono per non rovinarlo. sì, Questo è istintivo, esatto. perché Avevo tiene tutte più alle cose materiali che al marito, questa è esatto. la verità. Avevo tutti i sassi, come succede da bambini, incastonati sul palmo, proprio sai che tu dici: "Oddio, quanto tempo è che non facevo una caduta del genere". Però sì, cioè non è che improvvisi, alla fine, cioè viene fuori quello che sei realmente. Non ti sei fatta Guarda niente, quello che ha sorridi. scritto Alessandro e capisci quanto ti voglio bene. Spezzo una lancia a favore di Francesco. Dormire un mese l'anno a casa, il materasso non è importante. Non è Ale, non è importante, non si fa così, dovevi scriverlo a caratteri cubitali. Non si fa. Sono soldi buttati. Dio Ragazzi, mio. guarda, è stato, vi diciamo, è stato divertente. Fra, di Allora la verità, pensavi la reversibilità top. Numero 1. ragazzi, è stato un momento che anzi qualcuno ci ha detto anche, ci ha lasciato capire che vabbè l'avete fatto apposta. Ragazzi, Antonio, lo è ribadisco, non indescrivibile. buttare soldi per il allora, io domani chiamo, il materasso non sa da fare, perché No, ma che? Dobbiamo fa' pure le doghe i cuscini, qua figurati. nella live ci hanno detto che il materasso non sa da fare. Allora Io Maurizio la prossima Alpei volta prima di fare un acquisto faccio la live, così voi mi date una mano. Mettiamola in questa maniera. infatti Maurizio dice, a proposito della caduta, però Cazzi tuoi, la prossima volta perché faccio la live veramente. con la caduta quanti like? Dite la verità, era creata ad hoc. Maurizio, proprio di te parlavo, perché ce l'avete scritto in tanti. Una volta accaduto abbiamo detto: "Questo lo pubblichiamo", perché cioè era un pezzo d'oro. Però, cioè ragazzi, io me lo sarei risparmiato, ve lo Sì, dico ma la è verità. come la caduta in moto, anche Però è quella ti andata porta tante bene. visualizzazioni, Se ma tu sai preferisco non se cadere. tu sai che è così, alla fine la Finché organizzi pure, finché va bene, che non ti fai male, va sempre bene. però non puoi rischiare a 45 anni. Se fossi stata una molto, molto, come posso dire, atletica, lo sai, però le ginocchia non m'hanno tenuto, la verità è questa ragazzi. Ecco, saltando pensavo di Antonio, rispetto per ammortizzare, Sara, invece quella no. caduta l'hai sulla coscienza, Francesco. Non ce Verissimo. l'ho per niente Vedi sulla Antonio coscienza. fa una parte a te, una parte a me. Minimamente. Vabbè. Addirittura anche l'ultimo dice: "Con i soldi del materasso cambia la sospensione alla Cioè, sorellona". perché mi hai tirato fuori questo argomento che con i soldi del materasso e della rete ci potevano uscire anche tutte e Non ci 2. possono uscire più, basta, perché quella sa da fare, Cioè, noi ecco. siamo più tempo sulla moto che sul materasso. Se tu Ecco, le gomme. fai una proporzione, erano meglio le sospensioni. Ragazzi, la stiamo buttando troppo a tarallo ICD. Ecco, anche Allora Roberto Vetraino, altro che padre, esatto. DKC79. Allora ragazzi, la verità è che,
dovevamo un po' spiegarvi della dogana, ma magari poi ve lo ridiremo meglio, perché se No, no, un po' dirvi come finirà la stagione, perché magari alla fine del video prossimo metteremo quello che manca, lo abbiamo detto nella live. Purtroppo la live, come sempre, dura troppo, quindi non sarà vista nella sua interezza, però comunque abbiamo risposto alle vostre domande. Sì, Rossella dice... Perlomeno vi abbiamo detto quello che volevamo dirvi. Vedi che Rosella invece è dalla mia parte, dice: Sara, quando decidi per i cuscini fai una live e me lo dici, io li sto cercando anche io, lo vedi? Gabriele, Lo vedi? addirittura quando consegno? A breve, Gabriele, a breve. Cioè, no, a breve. siamo stati, quando era la settimana scorsa? Speriamo che Quando portino siamo tutto. stati? No, un po' di più. Un No, po' di non più tanto di più, perché siamo ragazzi, tornati dopo 15 giorni. io avevo deciso di non dormire più sul lettone, basta. Allora, ragazzi, dice Massimo: carissimi, pensavo di venire a incontrare il 21 giugno, ma per motivi di lavoro non potrò. Ci dispiace, Massimo. Datemi un'alternativa. Io da Roma nel weekend posso muovermi. Mi farebbe davvero piacere conoscervi. Massimo, noi siamo un po' incasinati proprio con la massima trasparenza. Facciamo questi incontri proprio per conoscerci. Poi sicuramente saremo ad ECMA al 100%, perlomeno se non succede nulla. Sì, abbiamo risposto anche a qualcuno che ci chiedeva appunto di ECMA. E poi il 20 luglio l'idea è quella di partire verso nord, e io devo fare, perlomeno in mente, ho 5/6 video pipponi, perché ci sono delle novità. Una, vi mostrerò un prodotto che secondo me nessuno conosce, ma che secondo me acquisterete tutti lo acquisterete, perché ha delle caratteristiche uniche, non costa tantissimo, è una figata pazzesca, è una novità, l'ho vista l'anno scorso ad ECMA e la utilizzeremo anche noi, ha tutte le caratteristiche per essere acquistato al 100%. Quindi ragazzi, vi abbiamo anticipato tante cose, Maurizio, Sara, video pippone del materasso e cuscini. Quello, se lo fai in una certa maniera, avrà più visualizzazioni dei video che faccio io sicuramente, però no, non si può ragazzi, fare. no, vabbè, l'abbiamo buttata un po' così, perché in realtà è anche vita reale, cioè io Alessandro, quando sto in giro sto bene, quando vengo a quindi casa materasso e cuscini problema. già comprati. Chi ha vinto? Chi ha vinto? È la regola, te l'aveva detto prima. Ale, però non tu è che ci fai una non bella puoi figura, essere sempre dalla sua parte. Se tu la butti in questa maniera, non è che ci fai una bella figura, ci fai la figura del dittatore che dentro la coppia decide su tutto e per tutto. Ma ti pare che pensano che sia io a decidere il tutto e per tutto? Ma chi Secondo me, crede? se facciamo una statistica, penso proprio che pensano questo, però potremmo fare anche un sondaggio. Ragazzi, finiamola qua che siamo arrivati a 2 ore. Vi chiediamo enormemente scusa. Marcella, ti cancello all'istante, cancella questo messaggio, anche le tende. L'altro giorno mi ha detto: devi tirar giù tutte le tende per lavarle, perché io da un orecchio, ragazzi, sono donna non scherziamo minimamente, c'è da fare 1000 cose, le tende le posso anche bruciare se fosse per me. Luciano, grazie infinite. Grazie Luciano. Ma, ragazzi, mi sto vergognando di quello che vi diciamo, perché ECMA Laveno è possibile. No, Gio, noi ti aspettiamo ad ECMA, devi venire. No, ma penso che lui diceva, no, ECMA Laveno, cioè tu possibile? da ECMA vai a Laveno. Esatto, e noi aspettiamo lui che da Laveno viene a ECMA. Ho capito bene? Gio, per me non era questo il senso. Ho capito, Gio, che noi dobbiamo passare a Laveno dopo ECMA. Esatto. Però io gli ho detto, lui da Laveno può venire a ECMA. Sì, però diciamo che di ECMA è più piacevole Laveno. Dai, Franco, notte ragazzi, la live sono sempre... Franco gli ha lasciato un pezzo, è partito il messaggio. Ragazzi, sono 2 ore, è stato un piacere enorme. Vi chiediamo scusa per aver divagato, però vabbè. Abbiamo un po' cazzeggiato alla fine, sì. Però dai, è stata c'è uscito anche questo, sempre una garanzia la live. Grazie Franco, grazie Maurizio, grazie a tutti, Paolo. Sì, comandano loro, ma sulla moto, Paolo dice, quando si è a casa comandano loro, ma sulla moto si spera che chi guida comandi, possibile? Ma certo Paolo, ma manco a casa, dai. Se guidi, Paolo, se guidi comandi per forza, decidi tu come girare, anche se giri troppo la manopola del gas, dopo c'è sempre da dietro chi ti bussa sul caso. No ragazzi, ma... certe cose vanno fatte, il materasso va cambiato, punto. Alessandro, Francesco che lava le tende, faccio dei cestacci poi. Buonanotte ragazzi. Grazie Noi veramente. Vi aspettiamo se potete a Morrovalle. Se riuscite a passare, però capiamo che avrete 1000 impegni, che siete lontani, tutto quello che volete. Noi faremo un post tra poco, lo trovate anche alla fine degli ultimi video.
c'è la locandina con il programma per darvi un po' un'idea, se volete passare il sabato, la domenica. Rosella, vi Quello, aspettiamo come l'anno però scorso, grazie infinite. ovviamente fate quello che riuscite a fare, cioè, è inutile che ve lo dico. L'ultimo, un bacione, Andrea, Gabriele, un abbraccio Grazie, Fabio. enorme. Luca, vi vorremmo nominare tutti, 73. Alessandro, grazie ancora. Ale, grazie infinite. Tina, un abbraccio Grazie, speciale. Tina. Ragazzi, vi ringraziamo per essere stati collegati, salutiamo quanto tutti è lontano quanti. da Lodi, Richard, Lodi, casa nostra sono 5 ore di moto abbondanti, Sì. penso. Sì. Franco, un abbraccio. La Sabri. Vedete voi, noi vi aspettiamo a braccia aperte con moltissimo piacere e poi ci rivedremo con le ultimissime puntate, credo ne sia rimasta una, ragazzi. E vedrete solo questo Colombia. faccione per quanto riguarda i video pipponi, quindi per i più masochisti tratteremo qualcosa di accessori moto, una preparazione per la moto. Voglio provare 2 cose tecniche per migliorare l'audio e i video che faremo, e poi ci saranno 2 o 3 cavolatine, ma qualcosa di nerd, come ci piace sempre fare. Sì, ragazzi, scusate se vi abbiamo tediato, ci Anche state Claudio riempiendo. Mancioppi, ciao Nick, Claudio. sì, che ci aveva scritto Grazie, prima. Marcella, ancora. Rosso, un bacione. Rosso sempre presente, ragazzi, che dirvi, siete troppo buoni, troppo sì. buoni. Un abbraccio a tutti quanti, buonanotte e intanto buona estate a tutti quanti. E mi raccomando, fate i bravi, ma non troppo, come sempre. La vita è una e anche breve. Tony, ti aspettiamo il 21. Chi? Tony San Marco, ci vediamo il 21, porto i cataloghi nei materassi. Già fatto, Tony, già fatto. Un abbraccio a tutti. Ciao ragazzi, ciao veramente. Termina streaming, ok.